away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. And don't you look back. And don't you look back. Burn the Ships, King and Country, la canzone che io ho scelto proprio per iniziare il nostro programma di Connessi con se stessi. E come alcuni di voi mi hanno fatto notare, dice, la prima puntata sì, ho raccontato un po' la canzone e poi non l'ho più raccontata. Comunque chi vuole riascoltarla tutta nei dettagli, nella prima puntata di Connessi con se stessi trova proprio tutte le specifiche, siccome è un po' lunga, però alcune frasi principali ve le leggo anche adesso perché è bene anche sempre averle un po' in mente. Allora, so long to shame, walk through the sorrow. Lasciamo stare il passato e attraversiamo i nostri dolori. Out of the fire and into tomorrow. Fuori dal fuoco e verso il domani. So flush the pills, per cui butta via le pillole. Face your fear, affronta la tua paura. Feel the weight disappear. Senti il peso che
si allieva, che scompare, perché quando affrontiamo le nostre paure diventiamo più forti e le nostre paure svaniscono. We're coming clean, we're born again. Ci stiamo ripulendo, stiamo rinascendo. Our hopeful lungs can breathe again. I nostri polmoni speranzosi possono continuare a respirare ancora. Oh, we can breathe again. Oh, possiamo respirare ancora. Step into a new day and rise up from the dust and walk away. Entriamo in un nuovo giorno, risolleviamoci e attraversiamo la polvere in cui ci siamo messi e camminiamo via. We can dance upon our heartache. Possiamo ballare sui nostri dolori. So light a match, per cui accendiamo un fiammifero. Leave the past, lasciamo il passato. Burn the ships, bruciamo le nostre navi che ci tengono ferme. And don't you look back, e non guardiamo indietro. Perché delle volte guardare indietro vuol dire rivivere i nostri pesi, i nostri dolori che ci tengono lì. Io so che alcune persone magari che hanno un qualcosa che devono lasciare nel passato scrivono su un foglio, gli danno fuoco, quando questo diventa cenere hanno lasciato un peso e si sentono risollevati verso un nuovo futuro, perché delle volte rimaniamo bloccati in quello che conosciamo proprio per paura di andare verso quello che non conosciamo. Però questo fa sì che tante cose belle nella nostra vita non avvengono proprio per paura di viverle, perché non è che abbiamo paura di qualcosa in particolare, magari abbiamo paura dell'ignoto, mentre l'ignoto può essere anche una cosa bella, un'opportunità, per cui penso dobbiamo riflettere anche su queste parole qui. Diciamo, questo è il motivo anche proprio che ho scelto questa canzone in particolare, perché ha un grande significato, e se voi guardate le scene vedete che lui era sulla sua nave, era tranquillo qua e là eccetera, però dalla riva è partito quello che chiamiamo il nostro angelo custode a dirgli: no, devi andare verso un nuovo mondo, se no rimani sempre bloccato lì. E ha portato questa bomba esplosiva che ha fatto saltare in aria la nave, per cui è stato costretto ad andare verso un nuovo giorno. E come noi nella vita, tante volte se siamo bloccati in una situazione arriva una scossa in qualche modo e ci fa andare avanti, ci fa risvegliare e dire: non perdiamo il nostro tempo, non perdiamo la nostra vita, ma andiamo avanti, perché la vita è bella, abbiamo una vita da vivere e non è nemmeno lunghissima, per cui dobbiamo darci da fare. Ogni minuto è prezioso, ogni minuto è nostro da vivere, non di qualcun altro, per cui dobbiamo avere anche la responsabilità di prendere la vita nelle nostre mani. Io la vedo così. Comunque, benvenuti e bentornati di nuovo al programma di Radio Piper, connessi con se stessi, perché è importante essere connessi con se stessi, perché se no non possiamo essere connessi con quello che ci circonda, con il nostro prossimo, con la vita stessa eccetera. Vedremo tutto come un appoggio ma non come una connessione, mentre se noi siamo connessi con se stessi tutto il resto lo vediamo con altri occhi. Ringrazio ognuno di voi per seguire il programma, tutti voi che ci state scrivendo, che siete partecipi, che mi date un sacco di supporto morale, ed è un programma nostro, di tutti noi, per cui è il nostro momento per dire ci siamo e stiamo andando avanti nella nostra esperienza di vita, nella nostra riflessione, nei nostri punti di ispirazione, che ci prendiamo l'un l'altro, come io da voi da me e viceversa, siamo tutti un insieme di un tutt'uno, e questo è molto importante saperlo. Ecco, non siamo soli ma siamo in tanti e il risveglio è sempre più forte giorno dopo giorno, basta volerlo e volerlo metterlo in pratica. Ecco, allora il programma può essere ascoltato su Radio Piper FM 88.8 e 93.8 e nel resto del mondo in streaming su Radio Piper, www.radiopiper.it, e sulla app Radio Piper, in diretta visiva YouTube Radio Piper,
e Facebook Radio Piper, ogni mercoledì qui alle 21. E come sapete abbiamo sempre un ospite che praticamente è uno di noi, uno di voi, che magari come voi oggi state guardando o ascoltando, e la prossima puntata magari voi siete qui che state parlando e gli altri vi stanno ascoltando, perché il programma è di tutti, non è un programma mio, di Edward, ok, l'ho pensato, l'ho ideato, l'ho creato, ma non è mio, nel senso che è di tutti, perché tutti, ognuno di noi ha qualcosa da dare quando è connesso con se stesso, e così ci si connette anche tra di noi. Questa sera abbiamo con noi un ospite che si chiama Tiziana. Ciao Edward, buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati. È un piacere far parte di questo meraviglioso gruppo, mi sento in famiglia e quindi ti ringrazio per questo invito. Grazie a te per esserci, perché questo gruppo siamo tutti noi, perché se siamo qui connessi vuol dire che ci interessa tutti e quanti la stessa cosa, prendere degli spunti per migliorare ed essere più consapevoli e più coscienziosi di quello che ci circonda, di quello che viviamo giorno per giorno. Sono d'accordo, ognuno di noi ha dei piccoli semi che fa crescere di giorno in giorno se vuole, e questi semi poi possono essere trasmessi e possono diventare semi anche per gli altri, come quelli degli altri possono diventare semi per noi, per cui ripeto, ti ringrazio per questa opportunità e arricchente sicuramente. Bene, sembra una bella premessa per un bel programma. Sì. Ecco, giusto per stemperare, visto che certo. abituato alle dirette, quindi non è sicuramente il mio habitat, però ci provo, metto tutto il cuore. Sì, non è sempre facile essere davanti a un microfono o una ripresa. L'unica cosa, esempio, io quello che io faccio, vado sul terrazzo, guardo il cielo e chiedo al cielo che da lassù possono darmi un'illuminazione, un'ispirazione, un qualcosa da poter trasmettere a chi sta dedicando il suo tempo ad ascoltare, perché il tempo è prezioso, il tempo è un dono, e se uno dedica il suo tempo per ascoltarti, ovviamente tu devi cercare di dare il tuo meglio a quella persona che si sta dedicando per ascoltarti, per cui ovviamente uno cerca sempre di dare se stesso, di parlare col cuore. Sono perfettamente d'accordo con te, perché tante volte sottovalutiamo l'importanza del tempo nostro, ma anche del tempo altrui. Per cui anch'io mi sento di ringraziare chi comunque questa sera avrà la voglia, la curiosità, la pazienza di ascoltarci, e veramente spero di poter essere comunque, anche se solo un seme, di poter dare comunque qualcosa agli altri. Come sicuramente gli altri hanno dato a me durante queste serate, e anzi ringrazio chi prima di me ha partecipato a questa trasmissione. Sì. Okay? Che una domanda prima di iniziare, come ti senti a essere stata fino all'altro giorno dall'altra parte che vedevi, ascoltavi, e oggi essere da questa parte che invece stai parlando? Beh, sicuramente c'è un'emozione diversa, perché come vedi io non sto guardando il video, guardo te perché a me piace guardare in faccia le persone. Chiedo scusa se magari non sono proprio così, non buco il video come si dice, no? Però sicuramente non è questo quello che è importante questa sera. Certo. Ripeto, l'emozione è diversa perché comunque c'è un pathos diverso ad essere presenti e a metterti comunque a disposizione, chiamiamo così. A casa sei comodo, sei nel tuo comfort, nella tua zona di comfort, quindi per me già uscire e venire qui è stato molto, però lo faccio proprio con l'intento che se posso essere di riflessione e di spunto a qualcuno mi fa veramente piacere, quindi ecco, c'è più emozione sicuramente. Certo. O meglio, correggo, è un'emozione diversa perché sono qui, sono partecipe proprio in primis, sì. E quindi è un'emozione diversa, però questo in sostanza. Ti ho risposto? Certo, a pieno. Quello che volevi A sapere, pieno, perché è sempre bello, capito, chiedere chi era dall'altra parte che vedeva e poi ritrovarsi di qua, ed è sempre, secondo me, un'esperienza particolare, un'emozione diversa. È un'emozione Sì. diversa, te lo Sì, dico, ed è così, in effetti.
Allora Tiziana, cosa vorresti dire stasera? Cosa vorresti trasmettere di tuo da quello che hai dentro? Guarda, posso dirti che io ho ascoltato tutte le serate. Grazie. Grazie a voi. Quello che mi viene da dirti è che mi è sempre nata questa domanda ascoltandovi, ascoltando te, ascoltando le ospiti che hai già avuto. Mi sono sempre interrogato, ho detto, mi trovavo in linea con tutto quello che è stato detto, però mi sono anche interrogata e mi sono detta, ma cosa significa in realtà conoscere se stessi? Perché stiamo parlando da diverse serate, perché abbiamo detto che il programma Certo, nessuno escluso. Esatto, e mi piace questa filosofia che tu hai messo in questa cosa, e quindi mi sono detta, ma cosa significa realmente conoscere se stessi? Come si fa a conoscere se stessi? Perché sembrano tante belle parole, però alla fine poi uno deve anche arrivare a capire, no? Ad avere il modus operandi per entrare ad essere in connessione con se stessi. Per cui mi sono interrogata, questa domanda l'ho fatta a me, perché secondo me per dare qualcosa agli altri comunque devi sempre prima trovarla dentro di te, la risposta, sì. e devi lavorare su te stesso. Per cui questa domanda me la sono fatta, e secondo me conoscere se stessi è essere consapevoli, portare consapevolezza nelle proprie emozioni, nei propri pensieri e nelle proprie azioni. È ho detto questo, emozioni, pensieri e azioni, perché non a caso hanno questa sequenza. Hanno questa sequenza perché è notorio, non lo dico io, è notorio che dove porto la mia attenzione, proprio lì creo la mia realtà. Per cui se io ho dei pensieri, ho delle emozioni che fanno scaturire dei pensieri, perché i pensieri sono scaturiti da emozioni, quindi se io ho delle emozioni, faccio dei pensieri, quei pensieri mi danno la mia realtà, costruisco la mia realtà nel tempo. E questo sembra niente, ma è tutto. Sembra niente perché detto così, ok, però se ci pensi, se io ho delle emozioni, e queste emozioni magari negative, e queste emozioni poi le traduco in pensieri negativi, la mia realtà non può che essere non positiva, non voglio dire negativa, ma vibrerà comunque di cose non positive. Sei d'accordo? Cioè praticamente quello che noi pensiamo, immagazziniamo, Esatto. poi estraeniamo. Creano la nostra realtà. Anche Creano quello la che nostra diciamo, quello che i nostri sguardi, il nostro tutto, Certo che sì. crea quella situazione intorno a noi. Sì, ecco perché secondo me è importante essere consapevoli, portare consapevolezza a se stessi e soprattutto alle proprie emozioni, a quello che provo, a quello che sento, per capire appunto da questo come creare il mio pensiero e la mia realtà, perché si può modificare. Non è vero che non si può modificare, ma non lo dice Tiziana, lo dicono studi già fatti, insomma, e appurati su questo. Ma magari Ma in che modo lo modifichi? Pratico. Io dico, ok, sono negativo, ho ricevuto una notizia negativa, in che modo la posso cambiare, tra virgolette? Cambiando l'atteggiamento, cambiando l'emozione che provo in quel momento, e ci sono degli step e degli esercizi, ma che se vuoi poi nel proseguo della serata, siccome ci sono degli step che comunque volevo analizzare, verranno, e quindi ti risponderò durante la serata a questa cosa, se per te va bene. Sì, certo che sì. Così magari entriamo passo passo, no? Certo Per che sì. non accelerare Sì. magari la cosa. Ti faccio un esempio, Sì. giusto per... pensiamo ad esempio a una giornata tipo standard, tutti quanti lavoriamo, o comunque se non lavoriamo abbiamo un sacco di impegni durante il giorno, chi ha la famiglia, i bambini eccetera. Allora mi chiedo quanto in realtà noi siamo connessi, siamo consapevoli della nostra giornata. Tu mi dirai, cosa stai dicendo? Io lo so che sto andando a lavorare, io lo so che mi sono alzata, però quanto sono connessa all'azione che io svolgo? Spesso mi sono accorta che, parlo per esperienza personale,
che facciamo le cose ormai per automatismo. Siamo dei piccoli robot, mi chiamo io, no? Per cui siamo programmati la mattina alle 7 suona la sveglia, ti lavi in faccia, vai a lavare i denti veloce, prendi il bambino, oppure non lo so, vai al lavoro, prendi la macchina, vieni a casa, corri, metti la pentola, mangi, non ti accorgi neanche di cosa stai mangiando, cioè non ti stai neanche gustando le cose. Quanto siamo consapevoli, quanto diamo importanza veramente a sentire il piacere o il non piacere, perché non è che deve essere tutto piacevole, ma quanto siamo connessi veramente con l'azione che noi stiamo facendo. Proviamo a pensarci, secondo me non è così scontato essere connessi durante la giornata con quello che facciamo. Quante volte qualcuno ti dice cosa hai mangiato a pranzo? Vuoto, non te lo ricordi neanche, cioè questo è un esempio, vabbè, molto banale, però è per farti capire che se tu in quel momento fossi connesso, te lo ricorderesti. E quante volte quando mangi ringrazi per il cibo che è sul tavolo? Non è scontato. Non è scontato che tu sei vivo in questa giornata, non è scontato che tu fai tante cose, come non è scontato quello che stai facendo, e quindi dai un valore a quello che stai facendo, ma senti quello che stai facendo, capisci se quella cosa che stai facendo è un valore aggiunto per te, ti sta arricchendo o ti sta impoverendo. Mettiti in contatto con te stesso quando fai le cose. Quante volte lo siamo? Mi sono chiesta tante volte, e nella mia vita, devo essere sincera, non sempre lo sono stata. Posso ringraziare di essermene accorta e di aver cambiato rotta. Ecco, tu prima mi hai fatto una domanda e mi hai detto, no, mi hai chiesto, e io ti dico per fortuna, certe volte la vita ti mette davanti veramente a delle cose molto grandi, per cui uno si trova costretto a fermarsi, e costretto in quel momento, e poi arrivi anche a dire grazie a quel momento, perché ti apre gli occhi, ti fa capire che quello che ti arriva ha sempre un motivo, ha sempre un suo perché, e ti modifica se vuoi ovviamente modificarti, perché poi la decisione è sempre tua, non è degli altri, è una cosa che nasce da te, dipende da te, la tua vita dipende solo da te. Wow. Cioè, wow, scusa se te l'ho detto se ve l'ho detto. No. È una cosa in cui credo. No, mi ha dato tanto trasporto. Sì, perché è una cosa che è veramente importante per me, perché ti ripeto, è caduta in un momento difficile della mia vita, e se sono riuscita a trasformarla è proprio perché so che può essere fatto, altrimenti non lo direi. Sì. Per cui No, sto pensando, mentre parlavi, collegato un sacco di punti tutti insieme. Primo, sono un vulcano. Sì, no, primo collegato a quello che uno mangia, non sa neanche cosa mangia, e poi stavo riflettendo, dico ok, cosa ho mangiato oggi, e poi ho pensato, ho mangiato riso avanzato da ieri, l'insalata, per cui cioè, diciamo, cercavo di capire se ero consapevole o meno. E io poi ho fatto l'esempio, no, ma è giusto questo. No. per far capire proprio. Sì, no, io volevo capire un'altra cosa. Dico, ok, allora tu dici quanto uno è consapevole, corre, si sveglia, gli impegni di vita, questo, quell'altro, eccetera. E tante volte, perché sai che hai un po' un programma che in quell'ora devi fare questo, quell'altro, eccetera, per cui corri e non sempre hai tempo per dire ok, mi fermo a mangiare, perché hai 3000 robe che devi seguire. In che modo allora uno diventa più consapevole? Cioè, nel senso, io dico, io sono una persona che fa questo che hai descritto te tutti i giorni, ok? In che modo io posso iniziare a essere più consapevole? Perché io potrei pensare, ok, mentre sto facendo queste cose, se mi fermo a pensare se sono consapevole o no, mi passa mezz'ora e non riesco a farle, per cui come uno farebbe? Nel senso, sì, capisco quello che mi vuoi dire, ci sta questa osservazione, ma secondo me non è intanto il lavoro di conoscenza su se stessi richiede costanza e tempo, energia, sforzo inizialmente, però è un automatismo anche questo, perché quando comunque inizi ad essere
in contatto con te stesso, le prime volte avrai più difficoltà, è normale, è come quando impari ad andare in bicicletta, mica è semplice, Certo. cadi, ti rialzi e vai, quando hai imparato vai, è la stessa cosa tradotta. Io faccio sempre esempi molto pratici e forse passano anche per banali, però secondo me arrivano, se uno riesce a fare l'analogia arriva. Per cui è vero quello che dici tu, mi trovo d'accordo. Però già solo il fatto, quando torno sul cibo, hai messo Sì. una buona forchetta. Beh, dobbiamo tutti mangiare. Mi viene proprio da pensare al cibo, vista l'ora poi anche appena passata, ma quello che voglio dirti è, anche semplicemente quando mangio, magari la televisione è spenta, Certo. magari cosa buona vista, e magari anche con una musica che ti aiuta comunque a stare in connessione, a ritrovarti. Ci sono delle musiche anche a 432 Hz che secondo me sono favolose proprio per ritrovare questo stato d'animo, perché mandano delle energie vibrazionali a questo livello. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Però già nel fatto di quando mangi e ti rendi consapevole di questo, cioè ti dici proprio dentro di te: sento che sto mangiando questo cibo, sento il gusto di questo cibo, cioè renderti proprio, sembra una banalità, ma non lo è. Quante volte mangiamo e non ci accorgiamo neanche di quello che stiamo mangiando, abbiamo la testa su un'altra cosa, il problema, e domani tantissime cosa volte. faccio? Quindi già il staccare, secondo me, da questa cosa qui è già un entrare in sintonia con se stessi. Da qui a conoscere se stessi c'è ancora un mondo, Certo. però è dai piccoli passi che si comincia. Non si può pretendere di entrare in connessioni, secondo me, questo è il mio modesto parere, ma parlo sempre per esperienza personale. Non si può pretendere di entrare a conoscere, di pensare di entrare in conoscenza di se stessi tutto d'un colpo. Ci vogliono piccoli passi quotidiani, costanti, e quindi questo ti permette sempre più di capire chi sei, di capire qualcosa di più di te, e poi col tempo, secondo me, riesci anche a capire a cosa sei chiamato in questa vita, perché secondo me ogni persona è qui per qualcosa. Pensiamo solo al fatto che siamo tutti diversi, siamo tutti unici, perché ogni persona è unica, non c'è un altro Edward uguale a te e non c'è un'altra Tiziana, non c'è un altro Paolo uguale a Paolo, eccetera. Per cui voglio dire, se siamo qui con questa unicità ci sarà un perché. Lo stiamo sottovalutando, ma per arrivare a questo dobbiamo entrare dentro di noi, e questo lo si fa a piccoli step. Quindi già il fatto di essere consapevoli di quello che sto facendo, ma non tanto quello che sto facendo, del essere connessi, consapevoli del legame che c'è tra l'azione che io faccio e il sentimento, l'emozione o il mio stare in quel momento. Non so se mi sono spiegata. Certo. E secondo me questo è il primo passo. Ok. Il più semplice forse, perché comunque richiede uno sforzo di attenzione inizialmente, poi è un esercizio che comunque quando inizi a farlo ti viene naturale, non richiede più tutto sto sforzo, per cui quando hai passato questo step poi sei già pronto per un secondo step di conoscenza e via via. Ripeto, ci credo a queste cose perché a me è servito, e quindi l'ho appurato su di me, ma l'ho visto anche su altre persone che conosco e che hanno con me fatto magari altri corsi di crescita personale, per cui ci credo e mi viene da dire provate e poi ci sentiamo, ok? Bellissimo questo, molto bello. Ma per cui secondo te uno inizia questo percorso quando ha avuto dei problemi, delle cose, o inizia anche di punto in bianco per conto suo, o c'è anche chi non ne vuole sapere? Ma guarda, secondo me ci stanno tutte e tre queste soluzioni. Innanzitutto io ho sempre avuto un po' l'anima da crocerossina, nel senso che volevo sempre salvare tutti, eccetera. Poi ho capito strada facendo in questi ultimi anni
che in realtà tu non puoi salvare nessuno se quella persona non vuole essere salvata. Tu sicuramente puoi mettere il seme, tanto per tornare all'inizio dei semi, però se quella persona in quel momento non è disposta ad accogliere quel seme, tu non puoi fare più nulla. Quindi era un po' quello che dicevate nelle altre puntate. Ricordo che anche Santina aveva detto in una puntata che quasi sempre chi si avvicina a un percorso di conoscenza di se stessi ha una motivazione profonda, forte, per cui fa questo tipo di percorso, o comunque di crescita personale, chiamala come vuoi, di introspezione, eccetera. E sono d'accordo su questa cosa. Ci sono persone che lo fanno senza avere grandi difficoltà, magari non si trovano davanti a un problema, a un disagio forte nella loro vita, per cui magari lo fanno perché ne sentono il bisogno o perché vogliono fare qualcosa per loro stessi. Ce ne sono, per cui ecco, ti dico, rientrano tutte e tre le categorie secondo me che tu mi hai detto, però credo che un buon 60% abbia delle motivazioni proprio legate a delle, chiamiamole, problematiche, o comunque una motivazione molto forte di esperienza nella loro vita, che comunque a un certo punto ti pone davanti a un video, per cui dici: cosa faccio? Faccio lo struzzo o voglio vedere in realtà quello che questa cosa mi vuoi far vedere di me o mi vuoi far capire? Faccio un altro punto di riflessione, che io credo che parlare di sé sia difficile, nel senso che insomma non è facile dire le proprie cose, no? Davanti ad altre persone, però se questo può essere di spunto e di aiuto, ben venga. Queste cose io le dico perché le ho provate, perché a un certo punto della mia vita ho dovuto affrontare una malattia molto importante e ovviamente lascio tutti i preamboli della rabbia, del dolore, eccetera, che ci stanno e vanno accolti perché è naturale che sia così. Però questa cosa qua mi ha permesso di farmi capire che ero completamente scollegata con me stessa, cioè a me sembrava di avere tutto sotto controllo, infatti era così, avevo fin troppo tutto sotto controllo, ma stavo obbedendo, passami questo termine, a un sacco di cose che non erano mie, a un sacco di credenze, paure, interferenze, chiamiamole in questo modo, che non corrispondevano esattamente alla mia anima, al mio sentire, e questo alla lunga ammala, purtroppo ammala, perché comunque quando c'è dissonanza tra quello che fai e quello che sei, tu non stai bene, ti sembra di star bene ma non stai bene. Per cui ecco perché insisto e ci metto questa forza nel comunicare questo concetto, perché per me è fondamentale essere connessi tra ciò che fai e quello che senti mentre fai questa cosa. Ti sta bene? Sei felice di fare questo? Ti porta gioia? Ok, falla. Non c'è giusto o sbagliato. Chi stabilisce cosa è giusto o cosa è sbagliato? Nel rispetto ovviamente delle persone, certo. Cioè, non è che sto dicendo che tutto è ammesso, però voglio dire, chi può giudicare una cosa se quella cosa a me fa star bene e mi permette comunque di portare gioia, perché se io sto bene anche con gli altri, contagio anche gli altri. Certo. E ti dirò di più, io ho persone che mi hanno conosciuta 20 anni fa e che continuano tuttora a frequentarmi, mi conoscono. Io non mi sono accorta, queste persone mi dicono: tu non sei più la stessa, tu sei diversa. Ah, sono sempre quella, perché sono diversa? Ma perché probabilmente il cambiamento e l'introspezione che ho fatto verso me stessa, che sto continuando a fare perché è infinito, non finisce mai, finché non muori non finisce mai, ha portato a fare e ad agire e a pormi anche con gli altri in maniera diversa e avere risposte diverse, perché io adesso posso dire che, chiamiamolo l'universo, perché a me piace definire l'universo, mi sta dando risposte diverse. Questo non vuol dire che non mi può succedere più niente di negativo, magari, per carità, potrà succedere, però quello che voglio dire è: creo uno stato di reazione a questa cosa diverso, per cui
il momento di difficoltà è un momento di difficoltà, lo riconosco, non è giusto, però lo voglio accettare per com'è, voglio vedere cosa questo mi dice e lo trasformo. So che è tanta roba da sentire in questo momento. No. Però non è facile farlo, però credo che sia la chiave per stare bene. Posso dire un'altra cosa? Certo che sì, sono tutto orecchi. Allora, un'altra domanda che mi sono fatta e è collegata a questo discorso è: quanto noi siamo liberi di essere noi stessi? Quanto siamo liberi di permettere a noi stessi veramente di far vedere chi siamo? Te lo sei mai chiesto, Edward? Allora, Non te l'aspettavi la domanda, no, anche perché onestamente non saprei risponderti per un semplice motivo. Io sono cresciuto libero, sono cresciuto un po' un cavallo pazzo per conto suo, cioè nel senso, mia madre era inglese, mio padre italiano, ok. Mio padre era molto sui preconcetti, questo, quell'altro, questo si deve, quello non si deve, aveva i capelli lunghi fin da piccolo, per cui no, non va bene, sui drogati hanno i capelli lunghi, pieno di preconcetti. Credenze limitanti. Sì. Però sai, dato anche, come dici te, da uno che non si sente libero, la società dice, la società pensa, ok. Mia madre completamente anarchica, non fidarti di nessuno, fai la tua vita, fai quello che vuoi, rispetta il tuo prossimo come te stesso e vai avanti e goditi la vita. E così ho sempre fatto, e qui io sono sempre stato me stesso in qualsiasi situazione e davanti a qualsiasi persona, di qualsiasi rango, di qualsiasi ruolo. Cioè io non riesco a essere qualcosa che non sono. Io sono la stessa persona davanti una persona alta associata, l'ultimo arrivato, il buono, il cattivo, il ragazzino, l'anziano, cioè, io sono uguale, cioè non è che cambia, cioè io sono sempre me stesso, che dico ok, chi mi ama mi segua e il resto si sposta, cioè, perché uno deve fare quello che vive in se stesso, perché sennò non vive bene e non puoi vivere pensando di far felice qualcuno, perché oggi sarà felice, domani no, vorrà sempre di più, per cui sarai là a dissanguarti e far felice il tuo o qualcun altro. Non puoi far felice nessuno se non sei felice tu. In primis. E quindi tu hai avuto una grande fortuna. Sì, sempre detto. Fortuna, ma non è così per tutti, perché se tu ci pensi, fin da quando nasciamo, noi siamo dei microorganismi, no? Che vivono, volendo o non volendo, in un macrocosmo. Sì. Adesso scendo perché sto usando magari dei termini troppo tecnici, però cosa vuol dire? Vuol dire che quando nasciamo abbiamo comunque una famiglia, abbiamo poi la scuola, abbiamo le compagnie di sport, abbiamo comunque tutta una società, e tutte queste persone, tutti questi ambienti ci condizionano, che noi lo vogliamo o non lo vogliamo, ci condizionano e comunque non ci permettono sempre di essere noi stessi. Esempio, anche questo può sembrare banale, però secondo me fa riflettere. Pensa ad esempio ad un bambino che magari ha davanti a un problema, un disagio, una difficoltà, eccetera, piange. A me è capitato, e vedo che capita tuttora a tante persone, che i genitori non lasciano piangere il bambino, ma lo sgridano. Non si ma non perché, ma perché non si piange, perché magari c'è la credenza che piangere, soprattutto per i bambini maschi, non sia corretto, perché il maschio deve essere e c'è ancora. Ma questo ti blocca dentro. Lo so, ma questo è un esempio limite, banale forse, ma non lo è in realtà. Se tu pensi a cosa tu stai insegnando a tuo figlio, o comunque anche a scuola succede, c'erano maestre che ad esempio non potevi piangere perché da femminuccia o sei debole, devi essere forte, eccetera. Tu cosa hai trasmesso, al di là del giudizio della cosa, ma cosa hai trasmesso a questo bambino o bambina? Hai trasmesso che lui si sente in difficoltà, ha questa emozione
non gli è concesso provarla, la deve reprimere e quindi Cresce traumatizzato. cresce con un sacco di paure, di incertezze e si scollega. I bambini sono già collegati. Quando tu nasci sei già collegato con la tua essenza. Siamo noi adulti, purtroppo, e ci metto anch'io, che condizioniamo questi automatismi, ma non lo facciamo lo facciamo inconsciamente, non ce ne rendiamo neanche conto, perché comunque viene da un vissuto, da una storia familiare che magari si tramanda, una mamma che ad esempio giudica sempre l'operare di una figlia o di un figlio è ipergiudicante, non gli va mai bene niente, non sempre dall'altra parte hai la capacità di vedere questa cosa. I tuoi genitori sono le tue radici, ti vogliono bene dell'anima, prendi per buono che è così, perché comunque loro sono gli adulti, no? Quindi dico, no, come cresci? Cresci con l'insicurezza, con non sono all'altezza, e quindi da qui, e tante altre cose, e quindi da qui tu non sei te stesso, perché sei già dentro a questi loop, schemi mentali, queste credenze limitanti, queste paure, chiamale come vuoi, che comunque ti condizionano, ti scollegano dalla tua natura, crei comunque la tua realtà, la tua quotidianità, la tua zona di comfort, dalla quale comunque anche se soffri, però la tua zona di comfort, ci stai lì e ci sguazzi, ma poi a quale prezzo? Ho tre riflessioni, mi sono venute in mente. Mi preoccupa questa cosa perché tu sei un boomerang dopo. No, allora, primo, io vedo i bambini, corrono, qua là, eccetera, cadono. Se tu non gli dici niente, questi si rialzano e vanno via. I genitori vanno lì, oddio, è fatto male. Questo prende più paura della reazione dei genitori che di quello che è caduto. Perché cadere è normale, si rialza e ricontinua. I genitori non dicono niente. Io vedo i bambini quelli all'estero, nordici, eccetera, e quegli altri italiani. Quelli italiani sono tutti mammoni, oddio, sembra che non ce la fanno fare nulla, neanche camminare da soli. Quelli nordici cadono, ma sì, lascia che cade, si rialza, va, eccetera. E quelli crescono forti, perché nessuno gli dice nulla. Poi, ho visto un'altra scena. Scusa, posso? No, certo che sì, certo che sì, c'è una mia certo che sì, riflessione. certo che sì. Sì, ma anche no. Ok. Nel senso che è vero quello che dici, ma non è tanto la reazione tua che è importante come genitore in questo caso, ma è il permettere al bambino di manifestare. Allora, ci sono i bambini, italiani o no, non facciamo un distinguo. Oddio, ma lo vedo, c'è una grossa differenza. Okay, c'è. Basta vai oltre le montagne, è un'altra storia. Mi stai confermando, è una questione di mentalità. Sì. Ecco perché dico che l'ambiente ci condiziona. Perché? Perché non è possibile che al nord, nei paesi scandinavi... Ma neanche basta che vai in Austria, non è che devi andare tanto lontano. Lo so che è così, lo so, ma a conferma di quello che ti ho detto, l'ambiente, i costrutti che ci sono, eccetera, influenzano, che tu voglia o no, il tuo operare. Allora, io dico, c'è comunque il bambino che si rialza, c'è il bambino che magari in quel momento ha un disagio, cioè si sente insicuro, non si alza, eccetera. Non è tanto quello, è come tu ti poni davanti a questa cosa. Se tu al bambino, secondo me, invece di riprenderlo, di dire eccetera, oddio, oppure vai lì e gli infondi fiducia, quel bambino la seconda volta magari ne soffrirà meno e alla terza si arrangerà. Cioè è sempre lì il punto, è come tu ti poni davanti alla situazione, in che modo sei connesso, cioè respira. Prima di fare, respira e mettiti in connessione e di è utile sta cosa che sto facendo? Serve effettivamente? Gli fa bene? Mi fa bene? Sono domande che dovremmo porci spesso durante il giorno, perché secondo me smusserebbero via tante problematiche durante la giornata in tutti i livelli della vita quotidiana, ok? Scusa, avevi No, mi rendo conto. No, è che ci sono tanti punti di vista e veramente è tanta roba di quello che hai detto, però appunto penso che
io non sono genitore, qui non so dirlo, so solo dire che sono stato figlio, per cui io dico, mia madre, come dici te, che ok, c'è chi magari lo lascia fare, si rialza avanti, ok, con un discorso, magari uno sente un disagio o qualcosa e magari dice cavolo non ce la faccio, allora il genitore dice ok, questa volta sei caduto che non ce la fai, prossima prendi meglio la mira e ce la farai, capito, nel senso gli danno un entusiasmo per riuscire a farlo, non lo blocco, dice oddio aspetta, rinchiuditi, non far niente, oddio ti fai male, no, anzi cerca di studiare come non farti male, e tu vai, è come cadere da un cavallo, uno dice ok non ci vado mai più, oppure uno dice no, capisco perché sono caduto e la prossima volta vedo di non cadere, vado oltre. Certo, come tutto nella vita, secondo me, come tu cresci da piccolo che ti bloccano, poi tu rimarrai bloccato nella vita, mentre se da piccolo avanti come un treno niente ti ferma nella vita. Ma sono d'accordo, ma non è mai troppo tardi. No, mai troppo tardi, mai. Conoscere queste dinamiche, certo, e cominciare a lavorarci, no, dentro di noi. Hai detto quello che effettivamente penso, cioè tutte le cose si possono trasformare, non è indolore, ci vuole costanza, ci vuole, le prime volte conoscere se stessi richiede coraggio, fatica, però sì, lo richiede, perché se tu insomma cominci a guardare dentro di te trovi anche delle cose che magari non vorresti vedere, però se le hai vuol dire che ti vanno bene, anche se ok tu non vorresti vederle, però dal momento che tu le vedi sei cosciente, certo, e tu dici ok voglio vederle anche se non mi piacciono, ma le accetto perché sono una parte di me, certo, oppure dici non le accetto, cambio, certo. Però è bene anche vederle, perché se no, cioè, ognuno deve conoscere il bello e il brutto di se stesso. Sono d'accordo. Perché ognuno ha due lati della medaglia. Ma infatti secondo me quello che volevo dirti è proprio che bisogna stare in ascolto di se stessi, del proprio sentire. Secondo me è fondamentale, qualsiasi cosa succede, ascoltarsi, mettersi proprio, trovare anche quello spazio di silenzio che ti permette di entrare dentro di te. Perché dentro di te c'è il mondo, hai un sacco di cose e soprattutto puoi trasformare anche quella parte di te, prima la devi accettare, e la puoi trasformare in qualcosa di buono, perché dietro ad esempio a una persona che è rabbiosa, ad esempio, c'è un mondo di gioia che può essere donato e quella persona non se ne rende conto se prima non la vede, non la accetta, riesce anche ad accoglierla, a provare quel senso di compassione proprio nel termine di amare, no? di accogliere, di accoglienza benevola verso se stesso. È fondamentale secondo me per riuscire a trasformare questa parte di te, capisci? Per riuscire a dare il meglio di te, ma essere tu in pace, in sintonia con te stesso. È una cosa che quando riesci a provarla è meravigliosa, ti fa stare in pace, cioè veramente ti fa stare in pace. A proposito di questo viene una piccola parentesi. L'altro giorno ne stavo parlando ieri sera proprio con un mio amico. Nulla è a caso, zero, niente, ve lo posso assicurare, 100%, 1000 per 1000, niente a caso. Allora l'altra sera ieri sera ero con mio amico e dicevo guarda te, quando dovevo iniziare con questo programma, prima roba, dovevo iniziarlo il 6 o l'8 dicembre, non mi ricordo qual era. Zio Billy, una settimana, 2 settimane prima prende un'influenza, vabbè, niente, non posso fare il programma, non me la sento, non ho la voce, vabbè, niente. Poi dopo dovevo fare il programma di nuovo, è arrivato un altro problema, adesso non mi ricordo esattamente. Ok, dopo arriviamo e dico con Simone, che Simone è regista, dovete sapere che Radio Piper va avanti grazie a Simone, anche se lui non si fa mai vedere. Allora, dovevo iniziare il programma e dico Simone, dai, questa data, caschi il mondo, dobbiamo iniziare il programma. Ha cercato di cadere il mondo, cioè praticamente le antenne non andavano e gli amplificatori non trasmettevano, e se non sbaglio il primo programma l'abbiamo fatto con tutte e due le frequenze in FM che erano KO, praticamente era un programma in streaming, perché ci era messo proprio tutto contro, e una persona normale avrebbe detto no, cioè lo faccio quando tutto funziona. Però mi sono detto, se aspetti che sia tutto perfetto non lo farai mai,
Per cui devi prendere e farlo. È una cosa, se è valida, eccetera, e più ti mettono contro, e più per vedere se effettivamente tu ci tieni a fare questa cosa o no. È come una prova con te stesso. E allora quando tu capisci queste dinamiche, allora non te le prendi più. E dici, vabbè, mi state mettendo la prova, ok, ci sorrido, ci rido sopra e vado avanti. Poi quello che deve arrivare arriva. Io posso proporre, ma poi spetta lassù se diventa realtà o no, non dipende da me. Io non sono l'artefice, faccio una proposta, ma non posso comandare nulla, neanche me stesso fra un po', per cui bisogna capire anche fin dove si può arrivare e fin dove no. Cioè, è anche una parte della connessione che noi abbiamo, per cui è inutile anche arrabbiarsi perché non dipende mica da me, è così. Per cui è questo secondo me l'attitudine su tante cose nella vita, per capire anche come superare certe cose, perché ci saranno sempre le prove e gli ostacoli per metterci alla prova, per vedere a che punto siamo, no? Certo, è un po' quello che dicevo all'inizio, no? Cioè, tutto dipende da come tu ti poni davanti all'ostacolo. Dico non sempre, perché la vita a volte veramente ti pone davanti a grandi difficoltà, non sempre è facile, però ogni difficoltà può diventare un'opportunità. Certo. Ogni difficoltà, lo ripeto, può diventare un'opportunità. Esatto. Perché la mia malattia, nonostante il dolore, la fatica, la ripresa, le lacrime, la sofferenza, mi ha dato l'opportunità, e di questa sono grata, perché ringraziare una malattia non è facile. Ripeto, mi ha dato l'opportunità di guardarmi dentro finalmente e di capire la mia vera versione. È un lavoro che sto continuando a fare, ripeto, continuerò a fare all'infinito, perché la conoscenza non è mai finita, ma dire questo è tanto, cioè veramente tanto. Non l'ho fatto da sola, nel senso che comunque quando sei dentro comunque a una cosa così grande, veramente è difficile, nel senso che comunque la prima reazione è quella di: ma cosa ho fatto di male, ma ho sempre aiutato tutti, ma guarda, doveva capitare proprio a me, la rabbia, poi neghi la situazione. Ci sono un sacco di dinamiche dietro a una malattia. Adesso non voglio entrare nello specifico. No, ma è interessante capire. Siamo qui a lungo, però è per far capire che c'è sempre speranza, bisogna sempre avere fiducia, ed è fondamentale chiedersi cosa mi vuol dire questa cosa, perché, cosa mi deve dire di me. Ci sarà un motivo, e c'è sempre il motivo. Quindi a me ha dato l'opportunità di mettermi finalmente in contatto, di vedere le cose che non andavano veramente, di avere il coraggio di vederle, perché non sempre hai voglia di vederle, di vedere parti di me che magari mica proprio erano così belle da vedere, però ma che tutti hanno. Certo, ovvio. Ognuno di noi ha i suoi lati bui, ma è anche tanta luce. Certo. Quindi quei lati bui, una volta che li hai riconosciuti, li guardi, ma li guardi come fossero fuori di te, quindi dici, beh, È vero, è un po' come uguale. quando hai problemi, non necessariamente di salute, perché adesso magari ma un problema, no? Finché lo vivi dentro e stai là e pensi, mamma mia, diventa un macigno, gli stai dando ancora più energia. Spostati dal problema, guardalo dalla finestra, come se non fosse tuo. Cambia la narrazione di quello che ti stai dicendo. Ti si apre un mondo. Ma questi sono esercizi e tecniche che io ho appurato. Perché ridi? Perché io lo faccio sempre. Tu sei già avanti. Ma va là, ma non ho fatto tecniche, sono cose magari forse ho avuto la fortuna, sì, sì, come anche guardo il cielo, parlo col cielo, ricevo tante informazioni, cioè non so, è una cosa mia dentro, per cui cosa, sai, ma non è scontata nelle persone, no, e no, non viene sempre naturale. no. Io adesso guardo la mattina quando vado a lavoro, guardo l'alba in maniera diversa, la vedo diversa. Io ringrazio tutti i giorni quando sono sveglia, la prima cosa che dico è grazie perché sono viva anche oggi. Anche tu? Anch'io. E ti dirò di più, ho un diario che compilo regolarmente e me lo dedico proprio la mattina dopo aver fatto la meditazione, cioè mi devo alzare presto per andare a lavorare alle 8.
È un sacrificio che faccio che comunque mi carica durante la giornata. Ho questo diario in cui l'ho diviso, in cui scrivo i miei 3 grazie, che sono pochi i 3 grazie, però si inizia sempre col poco per poi ampliare. Certo. Adesso ne scrivo molti di più. Ma proprio così, non pensati, proprio sentiti, questi 3 grazie sentiti ti devono venire dall'anima, ecco perché la mattina presto, perché sei ancora in quella situazione in cui la mente non ha il controllo, no? Perché la mente deve essere a tuo servizio, non sei tu il servizio. Certo, figurati. Ma non è così. E la mente. Ma esatto. E soprattutto la mente non riesce a capire il vero dal falso, attenzione, ma questo magari se avremo tempo ti voglio dire perché sono arrivata anche a questo. Questo diario dei 3 grazie in cui io tutti i giorni ringrazio per qualcosa che ho o che anche che avrò, perché la gratitudine anticipata è un messaggio all'universo che arriva. E poi ho sempre questo diario, la mattina scrivo i 3 io sono, cioè mi riconosco 3 qualità di me. Ok. Le negatività lasciamole, no? No, ma sono 3 cose diverse ogni giorno o sono le stesse? O ripeterle perché all'inizio non è facile. Io ho persone che magari sto aiutando tra virgolette e all'inizio avevo difficoltà a farlo, sembra una banalità ma non lo è, però vedo che adesso diversificano proprio perché vengono fuori tante di quelle e ti mettono in connessione con te, cioè intanto il fatto di ringraziare ti fa vedere cosa hai attorno, ti apre, ti impedisce di stare lì e basta, no? Uh-huh. Il 3 io sono ti dà autostima, per cui se hai avuto un'educazione, una formazione severa, giudicante e quant'altro, la faccio spicciola, sai, ma giusto per capire un po' il perché, ti permette di riconoscere il tuo valore, di riconoscere le tue qualità. E quindi questo ti dà fiducia, ti apre anche verso il prossimo. Ok. E poi un'altra cosa che faccio, ne faccio tante alla mattina, però le 3 basilari sulle quali non transigo verso me stessa perché comunque mi fanno star bene, sono le 3 cose belle. 3 cose belle, cioè riconoscere qualcosa di bello, di meraviglioso che è al di fuori di me, per cui può essere un complimento che arriva che non pensavi, magari della persona che mai ti saresti aspettato, un aiuto improvviso, il creato, il sole oggi che è più splendente, la musica che ho sentito, un'emozione, cioè tutto questo ti serve per metterti comunque in ascolto di te stesso, di farti capire chi sei, cosa provi, cosa ti piace. Non lo so se riesco a trasmetterti l'importanza di queste cose. Secondo me sono esercizi pratici ma potenti, se fatti con costanza, perché se le fai una volta ogni tanto non serve a niente, ma come tutte le cose, cioè le cose che ti devono dare qualcosa vanno costruite, non puoi pretendere di fare una connessione con te stesso quando ho voglia, quando quello non funziona. Esatto. Quindi questo insomma. Per cui scrivere tutti i giorni, cioè la mattina, la sera, quando, in che momento secondo te? È una potente arma. Sì, ma quando? Il mattino, pomeriggio, questo sera? fare la mattina, però se uno non può, perché mi rendo conto che magari dipende anche dal lavoro che hai, c'è chi lavora a turno, si alza presto, eccetera, magari alle 4 della mattina si mette lì a fare. Ma magari prima di andare a dormire, diciamo, ecco. Anche alla chiusura di serata, perché uno si mette comunque, fa una revisione della propria giornata e nel fare questo magari si accorge anche di cose o di atteggiamenti che ha avuto o di sensazioni che ha provato a cui non ha dato importanza o valore, che magari andavano invece ascoltati di più e che magari avrebbero messo la situazione in modo diverso, no? Interagire anche con le altre persone in modo diverso, per cui proprio lo scrivere, perché lo scrivere entra è liberatorio, porta fuori, anche quando hai un problema, un disagio, se tu lo scrivi ne prendi già le distanze, è liberatorio. Ok. Nel senso che libera, ti fa sentire la ferita meno potente, il disagio meno potente, ma nello stesso tempo, e questo è liberatorio, ma nello stesso tempo ti fa vedere la cosa un po' più
da estraneo, chiamiamola così. Sì, E quindi aiuta tantissimo. certo. Diciamo che ci vuole tempo, ci vuole costanza, ci vuole energia. Sì. No, ti capisco, perché io ogni giorno, ogni sera praticamente, o massimo la mattina dopo, mi scrivo quello che ho fatto il giorno prima, ma per un semplice motivo, per vedere se io ho reso al massimo quello che potevo fare durante la giornata. Perché non mi piace perdere tempo e ho tante cose da fare nella vita e ogni giorno devo aver fatto un qualcosa che mi ero promesso di fare. Cioè, certo, su 10 cose magari ne arrivi a fare 5, però quelle 5 arrivi a farle. Certo. E scrivendole ti responsabilizza, perché non puoi lasciare un foglio in bianco. Se no dici cosa ho fatto, cioè, ci sta anche la giornata vuoi cazzeggiare, però Certo. scrivi oggi ho No, cazzeggiato. è doverosa anche la giornata in cui Sì. ti prendi quell'ozio sano. Però perché devi sai essere che- cosciente devi che essere l'hai cosciente. fatto perché hai voluto farlo. Certo. Allora sì, perché comunque ti rende consapevole di quello che tu hai voluto fare. Per cui tu dici, ok, ho fatto questa giornata che ho cazzeggiato, le altre porto a termine questo perché ho preso la rincorsa dato da quella giornata che mi ha ossigenato e mi ha dato le energie pronte per affrontare le altre. Ci sta. sono Ecco, d'accordo però con te. sì, è molto molto importante Sono queste d'accordo con cose te, qua. adesso mi hai fatto venire, vedi, un altro collegamento, perché anche qui io sono un po' legata a questi esercizi, ma perché veramente mi hanno aiutata molto e mi hanno dato molto, e perché sono comunque frutto del corso che ho fatto per aiutare anche le altre persone, ma soprattutto hanno aiutato me, perché non puoi comunque aiutare nessuno se prima non ti sei collegata e non hai conosciuto te stessa e non hai, perché tu puoi avere gli strumenti, ma se quegli strumenti non li hai provati su di te e non li hai messi su di te in verifica costante, l'aiuto che dai è poco rispetto a quello che puoi fare. È teorico ma non è pratico, non è sicuro, vissuto. soprattutto non c'è, Sì. ed è Non quello che trasmetti. secondo me è fondamentale. Secondo me è fondamentale. Detto questo, tu mi hai detto questa cosa di te, che ti riscrivi la giornata Sì. per vedere, eccetera, se hai fatto 5-4 anni. Certo. Allora io dico, ad esempio, bellissimo, ci sta anche il discorso dell'ozio, anche Sì. doveroso secondo Sì. me. E perché ti dico che mi è venuto in mente un altro esercizio? Perché una cosa, ad esempio, che ho fatto durante questo ritrovare me stessa in questo anno particolare è stato proprio disegnare una ruota di tutti gli aspetti della mia vita, quindi quello relazionale, quello della famiglia, quello del lavoro, quello delle amicizie, quello del cibo, quello della salute, eccetera, e disegnare questa ruota e su questa ruota mettere quanto quello spicchio di ruota, no, mi faceva stare bene, mi dava benessere, mi stava... Fatelo. Poi mi direte, la mia ruota non era una ruota. Wow, Wow. bellissimo Si questo. è aggiustata, adesso corre un po'. Però pensa a te, pensa a te. Comunque tu praticamente hai avuto questo problema, hai avuto questa malattia, ti ha portato a un risveglio in te stessa perché hai Certo. cominciato a farti domande, esaminarti, un po' capirti, analizzarti, eccetera. Hai fatto dei corsi che ti hanno aiutato a vedere oltre, diciamo, quello che comunque eri già predisposta. Sicuramente Cioè- è la mia chiamata d'anima, che Sì. non ho ascoltato. Prima o poi bisogna Però ascoltarla. la malattia mi ha detto, boh, fino adesso hai fatto orecchie da mercante e basta, adesso è ora che tu mi ascolti. Sì, sì. Sta a noi però a capirlo. Sì, sì, sì. Chi non Sì. chi non è pronto a capirlo, No. chi non è un giudizio. No, Non è pronto, Sì. non puoi forzare i tempi. No, apro e chiudo una piccola parentesi. Io vedo che tanta gente dentro se stessa che ha gli occhi vuoti o è rabbiosa, questo, quell'altro, eccetera, è perché ha un'anima in pena, che non ascolta la sua anima, non ascolta se stesso, per cui non riesce a essere in pace con se stesso, automaticamente è nervoso, è rabbioso, è negativo, è tutto, eccetera, perché parte tutto da dentro di sé.
e allora lo estranea con gli altri, per cui penso sia un problema al giorno d'oggi che abbiamo basato troppo sull'esterno e non sull'interno, per cui non c'è una felicità dentro, e quando qualcuno va esternamente, che ovviamente tutto non è impossibile che vada, per cui la gente è diventata capricciosa e diventa negativa perché non ha fatto. Comunque chiudo questa parentesi. No, è una parentesi importante, anzi guarda, mi hai dato uno spunto, perché volevo leggerti, se posso, mi è venuta così. Certo. Non ti dispiace se mi lasci prendere il cellulare? Certo. Volevo leggere una frase, aspetta che la trovo, dovrebbe essere anche veloce da trovare perché non è tanto che l'ho letta Certo. e mi è piaciuta tantissimo. Allora, sì, eccola qua. Allora, questo praticamente è aspetta, sì, è io non so se tu conosci Gurdjieff. Purtroppo no. Era tra l'altro anche Battiato ha avuto ispirazione da questo grande mistico, filosofo, scrittore, vabbè, magari se hai occasione guarda su internet. Molto volentieri. Come si chiama? Gurdjieff. E si scrive, che mi sembra che me l'hai Si scritto. scrive Gurdi con la JF. Allora, Genova, Udine, Ravenna, Domodossola, J come Jolly, I come Imola, E come Empoli, F come Firenze, F come Firenze, Gurdjieff, giusto? sì. Ecco, quello che mi hai scritto qua sul foglio. Praticamente è uno scritto che lui ha lasciato e fa molto riflettere perché mi collega a quello che hai detto tu prima, ma mi dà anche spunto di fare un collegamento su un'altra cosa che volevo dire stasera ancora. Te la leggo. Certo, Allora, con grande questo piacere. Questo è praticamente lui che racconta quello che suo padre in punto di morte gli ha lasciato come ultimo messaggio, e che tra l'altro era eredità del padre, Tramandato praticamente, ok? sì. Lo leggo perché a me è piaciuto molto e mi risuona tantissimo. Quando mio padre stava per morire, avevo solo 9 anni. Egli mi chiamò vicino al letto e mi sussurrò all'orecchio: figlio mio, non ti lascio molto, perlomeno di beni materiali, ma ho una cosa da dirti, una cosa che mi disse mio padre sul letto di morte. Mi ha aiutato tantissimo, è stata la mia ricchezza in questa vita. Non sei molto grande, si rivolge al figlio, Certo. e potresti non capire quello che ti dico, ma tienilo da conto e ricordalo sempre. Un giorno, quando sarai cresciuto, forse capirai anche tu. Sì, vedi? non è detto, forse, Si ricollega a dipende. quello che diciamo, se Certo. tu in quel momento non sei pronto, non sei pronto. Per fortuna lui l'ha capito. Questa è una chiave, apre la porta di grandi ricchezze. Naturalmente Gurdjieff non era in grado di capirlo al momento, ma quelle parole cambiarono tutta la sua vita. Suo padre disse una cosa molto semplice: ogni volta che qualcuno ti insulta, figlio mio, digli che ci mediterai sopra per 24 ore e poi tornerai da lui e gli risponderai. Gurdjieff non riusciva a credere che questa fosse una chiave così grande, una cosa talmente di valore che deve essere ricordata. Lo possiamo perdonare perché era un bambino di 9 anni, ma poiché gli fu detta dal padre morente, che lo aveva amato moltissimo e che dopo avergliela detta smise di respirare, gli rimase impressa e non poteva dimenticarla. Ok. Ogni volta che pensava a suo padre si ricordava della cosa che gli aveva detto. Senza averla veramente capita, cominciò a metterla in pratica. Se qualcuno lo insultava, lui diceva, era ancora piccolo, magari adolescente, eccetera: Signore, mio padre mi ha detto che devo meditarci sopra per 24 ore. Lui non c'è più e io non posso disobbedire a un vecchio ormai morto. Mi ha amato moltissimo e io l'ho amato moltissimo e adesso non posso assolutamente disobbedirgli. Puoi disobbedire a un padre quando lui è vivo, tra l'altro chi di noi non lo ha fatto, ma come fai quando è morto? Quindi per favore mi perdoni, signore, tornerò da lei tra 24 ore e le risponderò. Gurdjieff diceva: meditarci sopra per 24 ore mi ha dato le intuizioni
più grandi sul mio essere. Qualche volta mi rendevo conto che l'offesa era giusta, che mi rispecchiava. Quindi tornavo dalla persona e dicevo: grazie signore, lei aveva ragione. Non era un insulto, era semplicemente una constatazione. Lei mi ha chiamato, in questo caso dice stupido, e ricordiamoci che le parole hanno un significato, non quello che noi attribuiamo, ma quello che è. Quindi lei, scusa, ho perso la riga, lei mi ha chiamato stupido e io lo sono in questo caso. Oppure qualche volta è successo che dopo aver meditato per 24 ore mi rendevo conto che si trattava di un'assoluta bugia. Ma perché una bugia quindi dovrebbe offendermi? Quindi non tornavo nemmeno dalla persona per controbattere. Una bugia è una bugia. Perché mi devo preoccupare? Così, osservando e meditando, diventò sempre più consapevole delle proprie reazioni piuttosto che delle azioni altrui. A Bello. me, ti giuro, ogni volta che la leggo, non è tanto che l'ho trovata, ma mi scatena un'emozione e dei brividi incredibili, perché secondo me qui c'è la chiave. Non sei d'accordo? Sì, in che modo? È molto profondo questo. Sì, ma spiegami la tua profondità, la tua riflessione. La mia riflessione guarda, era il punto, appunto, l'ho letta proprio perché faceva un po' da ponte tra quello che hai detto tu e quello che volevo comunque così portare come spunto di riflessione, che non è, io non ho la verità in tasca e neanche voglio avere la verità in tasca, semplicemente mi piace riflettere insieme e capire effettivamente di più, no? di me e degli altri. Esempio, andiamo sempre con gli esempi perché a me piacciono tantissimo, perché la realtà nostra è fatta di quotidianità in cui tanto alti, ovvio, bisogna mettere in pratica giorno per giorno. Esatto. Allora dico, esempio, c'è un dissapore, un momento di collisione, di disagio comunque con una persona che può essere il tuo collega, il tuo datore di lavoro, che ne so io, qualsiasi tipo di persona. Bene, tu sei magari questo ti ha giudicato o comunque ti crea uno stato di disagio, di rabbia, di sentimenti non positivi comunque, ok? Perché se sei in una situazione di conflitto, il sentimento che c'è comunque se è un conflitto è negativo, certo. Okay? Bene, cosa si fa solitamente? Quando tu ricevi qualcosa che tu lo senti come un giudizio, un'accusa, un qualcosa che comunque ti ferisce o ti crea comunque un disturbo, reagisci. Solitamente cosa fai? Oddio, io sono un caso a parte, per cui a parte. allora, no, apro e chiudo un'altra parentesi, cioè io dico sempre, per litigare bisogna essere in due. Appunto, stai dicendo quello che volevo dire io. Sì, magari dal tuo punto di vista, non lo so, No, perché stai dicendo la stessa cosa, Ah, sì? io stavo dicendo questo. Cioè, se tu ricevi questa cosa e rispondi, siamo in due, certo, entri in reazione, quindi certo, stai dicendo quello che volevo dirti io, ok? Ok. Lui, e non lo dico io, lo diceva questo, che è molto più di me a livello di conoscenza, di sapere e quant'altro, dice: rilassate, fermate un attimo e pensa 24 ore. Io aggiungo per la mia esperienza personale, stai nel tuo sentire, non entrare subito in reazione, perché comunque entrare in reazione cosa fa? Che non vuol dire accettare passivamente tutto, uno scambio di orgoglio e basta. Sto dicendo semplicemente che reagire immediatamente porta a degenerare una situazione che è già difficile, per cui non porta comunque valore aggiunto in quel momento. Non sono in contatto con me, ma sono in quello che mi è stato detto, e quindi reagisco per quello che mi è stato detto, ma non lo porto dentro di me questa cosa qui, non porto dentro quello che mi crea questa cosa, cioè non mi interrogo e mi dico: caspita, questo mi ha detto che non so fare sta cosa qua, ok?
adesso la sparo così perché mi viene questo, no? Oppure mi ha criticato perché non ho fatto bene sta cosa qua. Ok, può essere vero, può essere non vero, ma non devo stare su quello, devo capire dentro di me perché questa cosa mi crea così tanto disturbo, fastidio, rabbia o tutto quello che posso provare in quel momento. Quello è essere in connessione con se stessi, che è un po' quello che dice lui. Fermati, ascoltati 24 ore, fai la tua valutazione, magari può essere che quell'accusa sia ingiusta, tu glielo dici o non glielo dici, decidi di fare se vale la pena farlo o no, se è utile o non è utile, se ti fa star bene o non ti fa star bene, ma entra in contatto con la tua emozione, con quello che questa cosa ti sta dando, perché tante volte, e quindi stai nel qui e ora, fatti questa connessione con te stesso, perché tante volte mi sono accorta, io parlo sempre in prima persona, tutto quello che ho detto stasera è perché l'ho provato sulla mia pelle, è per questo che mi permetto di dirlo, altrimenti me ne starei buonina, sarei a casa ad ascoltare il programma, però ci tengo perché veramente a me ha dato tanto e ci credo veramente, perché quando le provi e vedi il risvolto è così. Quindi se tu stai nell'emozione capisci e soprattutto certe volte ti accorgi che quello che ti sta dicendo ti fa da specchio, quella persona in questo momento ti fa da specchio, ti fa magari vedere delle cose di te che non vedevi e che dietro alle sue parole ti disturba proprio per questo, perché probabilmente magari smussato con altre angolazioni, con tutto quello che ci sta, ti sta dicendo qualcosa di te che tu non hai voluto vedere. Certo. Magari no, magari sì, ma entra in contatto con te stesso, chieditelo, non andare in reazione subito, non serve, non porta a niente. Allora, mi sono venute in mente 3 riflessioni. Sempre 3 tu ne fai. Non lo so, gruppi di 3. Boh. Comunque, primo io dico, se una cosa ti ha toccato, che comunque in qualche modo ti verrebbe da reagire, vuol dire che ha trovato un punto da attaccarsi. Esatto. Perché se uno ti dice una cosa che è pura follia, tu ci ridi sopra, Bravo. non ti attacca. Se una cosa ti attacca in un qualsiasi modo, vuol dire che un piccolo scoglio è arrivato a toccarti. E quel piccolo scoglio devi riflettere: perché questa cosa mi ha toccato? Perché forse quella cosa devo metterla a posto o comunque aggiustargli il tiro. Allora, se io poi con quella persona ci rifletto, come dicevo, magari non 24 ore, magari anche meno, qualcosa eccetera, può essere come di più, come di meno, dipende dal tempo che tu hai bisogno, poi ci riparli e in effetti a tante persone io ho chiesto scusa, perché gli ho detto: guarda, grazie a quello che tu mi hai fatto vedere ho capito che ho sbagliato e ti chiedo scusa per quello che ho causato inconsapevolmente la maggior parte delle volte, perché non ci pensi, perché non eri connesso. E allora da là poi l'altra persona, se te l'ha detto, cioè, allora devi partire dal punto di vista che se uno ti dice un qualcosa vuol dire che tu l'hai fatto soffrire, perché nessuno prende parte e viene a offenderti così per partito preso, perché ha di meglio da fare nella vita, vuol dire che qualcosa tu gli hai scatenato. Beh, di logica, di solito. Non è sempre così, purtroppo. Beh, io parlo per me, come tu hai detto, in prima persona, poi ognuno è diverso, c'è quel magari che vuole dominare, eccetera, ma quello aspetta a te, cioè, già dall'inizio, per cui cioè, io le persone che ho vicino è perché le lascio essere vicino. Cioè io parto dal punto di vista diverso, diverso, nel senso, cioè, parlo con tutti eccetera, ma un conto è parlare superficialmente a livello di conoscenza, un conto è farle avvicinare, e man mano che si avvicinano le studio step by step. Non è che dico: oh che bello, mi ha fatto un complimento mio amico, no, perché può essere 1000 motivi perché mi ha fatto un complimento, anzi può essere anche un mio nemico che mi fa un complimento per conquistare la mia fiducia, per cui devo valutare molto attentamente, perché la parola amicizia è una parola molto profonda, perché se io baso solo la profondità, quello è mio amico perché mi saluta, parla bene di me, vuol dire che io squalifico uno che è veramente un mio amico, per cui posso dire conoscente ma non amico ne avrai 1, 2 nella vita. Sei già una persona ricchissima, infatti dicono: chi trova un amico trova un tesoro. Per cui uno che ha
il coraggio di dirti qualcosa che ti ha fatto star male, che l'ha fatto star male con la tua azione, un tuo discorso, un tuo fare, un tuo parlare, eccetera, vuol dire che hai detto qualcosa che non andava, e allora va aggiustato il tiro, perché non è bene creare una sofferenza altrui, nemmeno se è un tuo nemico, perché c'è una cosa che si chiama karma, quello che fai ti torna indietro, per cui se tu l'hai fatto star male automaticamente lui si rivaluta su di te, e qui siete in un campo enorme, però per farlo un po' più breve, diciamo, ecco, questo è la riflessione che mi sento di apportare, per cui tu non litighi con nessuno e comunque non avrai dei nemici, perché tu non permetti che arriva a quel livello. Sei tu che decidi se vuoi litigare, se tu decidi se vuoi fare pace, se vuoi costruire il ponte, se vuoi che sia tuo nemico o tuo alleato, sei comunque sempre tu che sei cosciente a fare questa decisione. Ma per fare questo devi essere connesso con te e devi portare l'emozione dentro di te e capire cosa ti sta dicendo quella cosa e non entrare in reazione subito. Ma è ovvio questo. No, appunto, cioè, quello che ci distingue tra un animale e un essere umano, che l'essere umano... Non è tanto ovvio, perché se tu ci pensi tutti entriamo in reazione, il distinto ci viene di reagire, no? Lascia stare Edward, che abbiamo capito che è un santo Edward, cioè, ma va là, è l'incarnazione ma va là, ma no, magari esperienza di vita che ti porta a questo. Ben venga, cioè, ti cloniamo, da stasera cloniamo Edward, lo mandiamo in giro per il mondo, che ma ne va so là, i problemi. ma va là, no, ognuno può, sì. Tirate fuori di cose importanti, molto importante, mamma, io ho imparato un sacco di cose da quello che tu hai dato. Imparato è tanto. Ogni giorno si impara, ogni secondo della vita. Voglio dire questo. Ma dalla tua esperienza si impara, dall'esperienza di ognuno si impara, anche da un'esperienza negativa, da qualsiasi esperienza si impara, e da quello che tu hai detto io onestamente ho imparato tanto e ho tanto da riflettere, cioè anche a me in primis, cioè, per cui questo penso sia la vera comunicazione, riuscire a trasmettersi e a darsi qualcosa su cui riflettere, su cui ispirarsi, eccetera, per un mondo migliore, partendo da noi stessi, perché noi non possiamo criticare o dire niente di male esternamente se noi per primi non facciamo qualcosa per cambiarlo. Esempio, una stupidata, cioè, poi apro e chiudo perché mi vengono sempre in mente connessioni. Allora, io ho una cosa che non riesco a sopportare, le carte o le robe buttate per terra. C'è una cosa che a me mi sta qua e io non riesco, proprio per rispetto verso la natura, verso il mondo, eccetera, non ce la faccio. Se vedo una carta la raccolgo, perché io mi dico, una carta, un pacchetto di sigarette, qualsiasi cosa, perché io dico, se io la lascio lì per terra non sono meglio di chi l'ha buttata, perché io l'ho vista. Cosa ho fatto? Niente. Sono meglio? No. Capito? Cioè, io parto da questo principio, per cui io dico, se ognuno di noi facesse questo, farebbe questo, cioè sarebbe un mondo migliore di sicuro, perché noi stessi siamo persone migliori partendo da piccoli esempi. Cioè, se una persona vuoi valutarlo o capirla, non la guardi dalle grandi cose che vuole farti vedere, ma dalle piccole cose, perché una persona è fatta da tanti puntini messi insieme che fanno un quadro. Non è solo che vedi l'albero e dici ok, quello quadro, no, cioè è tutt'altro. E allora una volta ho lasciato una carta là apposta, perché d'estate al mare, sto su un condominio per il mio lavoro, eccetera, e di 76 appartamenti, mi ricordo quanti sono, tanti comunque, ho detto allora, voglio lasciare sta carta qua e vedere se qualcun altro la raccoglie, perché mi trovavo che ero sempre io a raccogliere le carte. Passo un giorno, 2, 3, una settimana, 10 giorni, su 76 appartamenti, ma ce ne fosse uno in 10 giorni che ha tirato su una carta, 0, l'ho tirato su io. Allora io mi chiedo, ma come possiamo pensare di migliorare il mondo se noi per primi non facciamo qualcosa per migliorarlo? È tanto semplice, è semplicissimo, cioè basta volerlo, no? E allora stavo appunto pensando a questa cosa qua e mi sono perso, chiudiamo la parentesi. Ma c'è tanto, che comunque anche questo è capire che se vuoi qualcosa di diverso al di fuori, non ti piace il mondo che ti circonda, non puoi scagliarti contro il mondo che non va, no? Devi investire su te stesso e fare qualcosa tu per primo.
Sì, perché E quindi sì, il tuo esempio, anche il tuo molto pratico come i miei, Sì, però rende, felicissimo. rende esattamente questo. Poi volevo dirti un'altra cosa, no? Giusto per fare il collegamento con quello che dicevo prima dello specchio, di conoscere se stessi, del non entrare in reazione, eccetera. C'è una cosa appunto che mi ha molto colpito quando ho iniziato questo percorso di conoscenza di me, e che è appunto questa frase che poi è una legge, tra l'altro, no, di conoscenza, che dice che attrai ciò che sei, ma non ciò che vuoi. Per cui dico, porca miseria, come faccio ad attrarre ciò che sono se non so chi sono? Ti è mai capitato, ad esempio a me è capitato di osservare la mia vita da fuori, soprattutto prima della malattia, ma anche dopo, e ho visto che c'erano delle situazioni, magari con sfaccettature diverse, ma che si ripresentavano costantemente. A un certo punto mi sono rotta le scatole e mi sono detta, ma porca miseria, ma è possibile che a me arriva sempre questo e questo? Ma perché? Ho capito proprio questo, che attraggo ciò che sono, non ciò che vorrei attrarre. Per cui su questo ho lavorato, ho capito cosa c'era dentro di me che, tra virgolette, andava rivisto, accettato, rivisto e rielaborato, per far sì che questa cosa non si ripresentasse più così, o perlomeno se si ripresentava la riuscivo a identificare e la scansavo perché era negativa per me. Inverosimilmente c'è stato un lavoro certosino di conoscenza, questa situazione non si è più presentata. Per cui dico, è vero quello che ho letto, perché l'ho letto sui libri questo, però poi quando lo metti in pratica sulla tua vita e ti rendi conto che non sono filosofie tanto per, ma che sono realtà, a parte che ci sono studi anche poi su queste cose di epigenetica, di omeostasi e quant'altro, ma qui si aprirebbe un mondo adesso. Però voglio dire, è proprio così, è così, cioè tu attrai ciò che sei, non ciò che vuoi. Per cui stai attento a chi sei, comincia a conoscerti. Vuoi qualcosa di meglio? Impara chi sei, accetta anche quello che di te magari non ti piace tanto e trasformalo, perché puoi trasformarlo, sei un essere speciale, per cui perché non puoi trasformarlo? Certo. Questo non vuol dire che non puoi avere i tuoi lati bui, ma è qualcosa di più, è un vederli, riconoscerli, accettarli, ma sì, ok, sono anche questo, però c'è tanto altro e su questo lavoro, e magari anche quell'aspetto non piacevole, non mi piace dire negativo, non piacevole, che magari un po' così, una volta che l'ho accettato riesco anche a trasformarlo e trovare l'opposto di quella cosa, ok? Tipo, io avevo un'amica che doveva fare delle conferenze, era una stratimidona, no, cioè si bloccava, io non ce la faccio, io qua, no? A parte le credenze di non essere all'altezza che venivano da un sacco di cose, ecco i punti che ti dicevo prima, perché dicevo che ti condiziona l'ambiente, eccetera, no? Ma da lì lei ha capito che questa timidezza nascondeva in realtà un bene più grande, che era una creatività immane. Quando ha capito che dietro la sua timidezza si nascondeva creatività non espressa, cioè è una che va in giro per il mondo e fa conferenze, quindi voglio dire, adesso sembra difficile capire il No, collegamento, semplicissimo magari, invece. però io che l'ho vista e ci ho, tra virgolette, insomma, lavorato insieme nel corso, sì, è così, per cui voglio dire, non disperiamo, abbiamo fede in noi, affidiamoci veramente a questa cosa che siamo meravigliosi, e basta tristezza, basta tutte queste facce, io vedo facce spente in giro, cioè, Ma vogliono essere spente, attenzione. sì, vogliono essere spese per Cosa fanno per avere una faccia allegra? Attenzione, sì, cioè hai parliamone. ragione, però ricordati, e anche qui non lo dico io, ma lo ha detto Albert Einstein, per cui tanto di cappello, insomma, lui diceva
che nessun problema, e quindi nessuna situazione, tristezza, non tristezza, eccetera, ma nessun problema si può risolvere allo stato di coscienza che lo ha generato. Per cui se tu non fai lo step successivo di andare oltre e di conoscerti, non puoi risolvere questo problema, e quel problema ovviamente si ripresenterà sotto altre forme, con altre circostanze e quant'altro, ma lì sei, e quindi è un circolo vizioso. Sì, è il famoso discorso che si dice un'anima in pena, perché non ha conosciuto la sua anima alla fine, non è connesso con se stesso, semplice, cioè, sta vivendo, sta parlando quello che vorrebbe essere, ma non dà l'esempio di quello che è. Questo è il punto. Oppure dà l'esempio di quello che è in senso negativo, perché non vuole darsi da fare per fare di più. Ma perché, ripeto, certe volte è difficile mettersi in contatto con se stessi. Oddio, non è così difficile se uno vuole, dai. Richiede comunque, secondo me, un po' di coraggio ci vuole. Coraggio. Comunque, sì, sei te. Che coraggio vuoi avere con te stesso? Non Cioè, facile, scusa, non sempre è facile guardare l'interezza di te stesso, perché ci sono cosa guardi allora l'interezza di un altro, i vicini di casa? No, Cioè, sto scusa. dicendo che dentro di te non è tutto bellissimo, ci sono, e quindi non è facile in un primo momento. Poniti allora, tu sei una persona che ha già questo percorso, no? E quindi per te è naturale, è normale, ma poniti a una persona che vive dentro la sua zona di comfort, che è convinto che quella situazione gli faccia sia giusta, magari ci sta anche bene, perché c'è anche chi sta bene nella sofferenza e non se ne rende conto, attenzione. Certo, quali masochisti. Perfetto. Ma perché la loro zona di comfort comunque, e uscire è difficile. Uno, se non hai gli strumenti; due, se non hai la voglia e il coraggio di metterti in discussione, perché certe volte riconoscere quelle parti di te che non sono poi così luminose, chiamiamole così, quelle zone luce e ombra, non è sempre facile da accettare, ti manda in crisi, ti viene quasi da rinunciare e dire basta, stavo meglio di qua, che cavolo hai capito? Quindi ecco perché dico, comunque richiede energia, richiede sforzo, però ne vale la pena, ok? Però mi raccontavi che praticamente tu, anche grazie appunto, che riprendo il discorso di prima, che tu hai avuto questo problema, hai fatto questi corsi, Sto ancora facendo perché mi sto andando avanti. Beh sì, anche perché tutta la vita è un corso alla fine, cioè, Sì, volendo ognuno dentro di noi, chi va a un corso, chi fa il corso in se stesso, comunque è tutto una continua riscoperta e un risorgere in noi stessi. Però mi raccontavi che grazie anche a questo che tu hai imparato, hai appreso eccetera, ti è venuta anche la voglia di trasmetterlo ad altri, perché uno dice, chi te lo fa fare a ritrasmetterlo, a ridarlo, ad aiutare il tuo prossimo praticamente, perché se non sbaglio sei diventata anche una coach, una persona che aiuta anche altre persone a superare le sue problematiche eccetera. Sì, in realtà sì, ho fatto un master praticamente in aiuto oncologico, e quindi ho questo master, appunto questo attestato, questo diploma per aiutare tutte le persone che vivono questo momento di disagio, e credo che chi lo ha provato come me può sapere benissimo tutte le varie dinamiche che nascono e scaturiscono all'interno. Non è una cosa semplice attraversare questo periodo della vita, come non è facile per chi ti sta a fianco. E ci sono tante dinamiche, adesso non entro, non è la serata, non entro però sicuramente questa cosa mi ha permesso di capire il perché della mia malattia. Ecco perché dico, non sempre è facile entrare in te stesso, perché a volte non hai, anche se hai la volontà, ma non hai gli strumenti, le conoscenze quindi certe volte bisogna anche saper essere umili e aprirsi e chiedere aiuto, certo. Che non necessariamente deve essere chissà chi, ma una persona che magari ha già anche vissuto questa cosa e l'ha provata in prima persona è la persona migliore, perché l'ha provata e capisce e sa. Per cui a me è venuto, l'ho fatto prima di tutto per me, poi ho capito che poteva essere veramente una cosa bella, perché io ho ricominciato a sorridere, ho ricominciato a vivere la mia vita, e la mia vita è cambiata, per cui mi sono detta: Tiziana, hai avuto la fortuna e la voglia e l'intuizione di prendere questa strada,
che ti ha aiutato. Perché tu non puoi aiutare qualcuno se ha questa difficoltà? Per cui ho detto ok, mi cimento e mi formo, perché comunque c'è una preparazione, non è che adesso possiamo improvvisarci Certo. e fare le persone così dall'oggi al domani. E quindi ho fatto questo percorso che, ripeto, mi ha aiutato in primis, ma che ci sono cose che continuo a fare, nonostante io sia guarita da parecchio. Ovvio. Perché comunque sono cose che servono, al di là della malattia, servono sempre, cioè servono per crescere. E quindi sì, l'ho fatto perché credo che qualsiasi persona sia in difficoltà ha il dovere verso se stesso e merita, sottolineo merita, di vivere bene, di essere felice, perché non siamo nati per soffrire. La vita a volte ce lo propone, ma sta a noi scegliere se quel dolore può essere trasformato in qualcos'altro. So che è forte questo messaggio, nel senso che mi metto nei panni di chi magari adesso è in questa situazione e che magari può essere anche in ascolto e dice ma che cacchio viene a dire questa. In realtà non è così, l'ho provato sulla mia pelle e so che si può stare meglio, si può affrontare le cose con una visione diversa. Poi qui entrano anche tante dinamiche dell'affidarsi e del non voler sempre avere tutto sotto controllo, eccetera. Però ripeto, è fondamentale, secondo me, se una persona ha avuto questa fortuna di aver trovato una via che le ha portato comunque serenità, poterla trasmettere, ovviamente se uno è pronto, perché c'è anche chi non è pronto ad accogliere un messaggio di questo genere. Va capito, io non giudico assolutamente nessuno, va capito, però se c'è anche solo la possibilità che le mie parole o le mie esperienze e il mio, tra virgolette, aiuto possa servire anche solo a un essere umano e che questo essere umano possa finalmente poter sorridere di nuovo, la mia vita ha già il suo senso, il suo significato. Cosa posso volere di più? Mamma mia, quante, ogni volta che ti ascolto mi vengono in mente sempre No, ti spiego il perché. Dai, quando una vita è piena hai tante cose, no? Sì, no, esempio, tu dici l'umiltà di chiedere questo, quell'altro, eccetera, a chi è vicino, eccetera. Sì, sai cosa faccio io invece diversamente? Io chiedo al cielo, io guardo il cielo, parlo e gli dico ok, datemi una mano perché magari non riesco a trovare una via d'uscita a questa situazione, sono in mani vostre, ditemi voi come fare. Nel giro di 2 o 3 giorni mi arriva qualcuno che mi trova la risposta o mi dà la soluzione puntuale ogni singola volta. Questa è la legge dell'attrazione. Allora io so che bene o male io sono umile, faccio il mio meglio, eccetera, ma so che ho un motivo per esserci, per cui quando non arrivo guardo lassù, dico io sto facendo il mio meglio, non riesco a risolvere questa cosa, non riesco a farti più, datemi una mano, e ti danno una mano. Certo. Cioè, per cui non sei mai solo. Quando tu hai capito questo, vivi tranquillo, perché è un po' la canzone di Grignani, no? Che hai messo qualche serata fa. Vedo che sei stata attenta. Certo che sono attenta. Guarda su. Guarda, io faccio la stessa cosa, sì. che è un po' il lapidarmi. Quando vedo che non rientra più nelle mie possibilità e so che comunque sarebbe cioè bello, perché so che servirebbe, ma non per me, per un bene verso gli altri, però non è più nelle mie corde, nelle mie possibilità, sì. Per tante cose. Mi affido, cioè proprio. Certo, non hai scelta. Non hai scelta. Dico, so che è a fin di bene. Se è così che deve essere, arriverà. Esatto. E come a te succede, spesso esatto. Mi è successo. E mi succede anche quando faccio le meditazioni, ad esempio io faccio delle meditazioni con gli angeli, che sono fantastiche secondo me, e mi succede spesso perché appunto facendo queste meditazioni invochi o comunque ti rivolgi in forma proprio amichevole certo, con questi angeli, con questi certo, angeli custode, con gli angeli, che ogni angelo ha un suo perché, una sua storia. Qui si apre un altro mondo, vabbè, però
appunto affido a loro e gli dico durante la notte: ditemi, parlatemi, mi credi che mi è successo? Ma guarda, queste cose sono recenti, tra l'altro, perché mi sono approcciata da poco a questo corso meditativo sugli angeli. Io facevo meditazione di altro genere. Questa è una cosa in più che mi è apparsa non a caso, nulla è a caso. Ovvio. E mi si è aperto un mondo, perché effettivamente in più di un'occasione, ma anche su cose non tanto importanti, però ho fatto questa richiesta, ci ho parlato proprio col cuore. Certo, no? certo. Certe volte, adesso può sembrare magari pazzoide quello che sto dicendo, No. però sentivo addirittura il vento, sembrava quasi ci fossero la Sì, presenza. si manifestano attraverso quello che c'è nell'aria, sì. Una leggera brezza, e ti giuro che certe volte dicevo può essere, soprattutto all'inizio, perché ci hanno condizionato a pensare che non può essere. Questa è la mente e sono le credenze. Certo, ci hanno indottrinato. Abbiamo tanta potenzialità, solo che non vogliono farci sapere che ce l'abbiamo. Esatto. E sentivo queste cose e puntualmente le risposte mi sono arrivate, ma anche guarda, ad esempio anche su stasera mi ero preparata a suo tempo, perché poi sai che ho avuto problemi adesso con il Covid. Mi ero preparata a delle cose più tecniche forse. Sì. Poi sai, quando devi andare a parlare hai anche un po' di responsabilità, non perché io voglia insegnare niente a nessuno, perché non mi sento proprio di dover insegnare niente, anzi sono qui aperta per imparare, ma mi sono detta cavolo, cioè se devo andare devo anche dire qualcosa di... Poi mi sono affidata durante la meditazione, perché fatalità era una meditazione sulla conoscenza sugli angeli, e ho fatto questa richiesta, ho detto illuminatemi sul cosa dire, e mi è arrivata una risposta che era molto chiara e che è stata praticamente, la traduco: parla col cuore, con la tua anima. Non ha importanza tanto quello che dici, ma come sì, ha importanza, ma intendo dire non andare lì con sermoni di conoscenza, di sapere che puoi avere o non puoi avere, e che sono importanti, perché fanno parte della conoscenza. Però parla con la tua anima, rendi palpabile, rendi l'emozione, perché solo così puoi trasmettere e invogliare le persone a riflettere, perché se la sentono fredda, sì, ma una persona come un libro, bravo, non ti trasmette. Sono bellissimi, ce n'è già pieno. Ti aprono il mondo, però secondo me la differenza la fa il cuore, sentire il tuo stato d'animo, la tua esperienza, e quindi no, io è andata così e va bene, ho seguito questo e sono felice. Certo, abbiamo tantissime similitudini, guarda, questo te lo dico, cioè sembra parlare con te come parlare con un'altra parte di me stesso, cioè è bellissima sta cosa, è veramente fantastica. Siamo due scorpioni, non a caso, siamo fratelli. O li adori o li detesti. Comunque, sì, no, sai cos'è che su questa cosa che c'è, tornando indietro, che volevo dire prima, che tu dicevi anche se una sola persona ne può beneficiare eccetera, è stesso discorso che io ho detto ok, vabbè, tu mi capisci, cioè a me mi è stato detto devi fare questo programma. Non ti capiscono. Non so se tutti, spero di sì. Comunque mi è stato detto devi fare questo programma perché è giunto il momento, era anni che dovevo farlo e adesso è arrivato il momento di farlo, e poi c'è tutto un perché alle spalle. Comunque è arrivato il momento, ok, e ho fatto questo programma. Io mi sono detto ok, magari come faccio ad arrivare a più persone possibili perché ci sia un risveglio, ci sia un mondo migliore? E allora un po' ho detto ok, ci vorrebbe più persone, si cambia il mondo, qua là, eccetera. Però poi riflettendo ho detto forse no, forse solo alcune persone vogliono veramente pensare o riflettere su se stessi, eccetera, non tutti, per cui è inutile avere più persone e pensare che magari tutti insieme cambiamo le cose, perché magari non è così, chi cambia le cose sono poche persone. Allora ho pensato anche, e ieri sera mi è stata detto una cosa e mi ha detto guarda, anche se ci fosse una sola persona che ti ascolta
e magari recepisce il messaggio in se stesso, perché alla fine noi siamo come dei strumenti da qualcosa, dall'alto, che parlano attraverso di noi, come te, come me, come tante altre persone che sono connesse con un qualcos'altro. Allora anche se una sola persona arriva magari a percepire questo, c'è un risveglio dentro, e magari questa persona un giorno ha quella posizione, quelle situazioni in cui può cambiare una nazione, un mondo, cioè tu hai raggiunto l'obiettivo, ma non è che l'hai raggiunto tu. Tu sei stato messo in quella posizione per dire quella determinata cosa che arrivava a quella determinata persona in quel momento. Tutti noi abbiamo un perché di esistere, di essere lì in quel momento, di dire le cose in quel momento, quell'altra persona, è tutto connesso. Allora se tu capisci questa connessione, capisci come gira il tutto, e non ti preoccupi di niente, per cui anche delle volte che tu spereresti delle cose, però in realtà dice no, ferma, ok, capisco il tuo buon desiderio, ma forse ci sono altri programmi che hanno in mente per te o per chi ascolta, o altre situazioni, per cui è inutile che tu vorresti un qualcosa pensando di tra virgolette benevolmente cambiare la situazione, cambiare il mondo. Pensa prima a cambiare te stesso. Certo che sì. Che questa è la cosa principale, che se già riesci a migliorare te stesso, tu sei il tuo mondo, certo. E insieme a te stesso e il tuo esempio altre persone seguiranno e altre persone cambieranno. È vero, ci facciamo da specchio. Sì, per quello ti ho detto, quando tu mi racconti le cose io veramente ci penso, mi vengono in mente proprio, è come sentire me stesso. Sì. Allora, scusa un attimo, ti interrompo, ma volevo chiederti, se uno avesse bisogno, che ha questi problemi o altri problemi analoghi, eccetera, tu nel senso, tu nella tua vita aiuti queste persone, possono essere in contatto con te, è una cosa che tu fai solo, giusto per capirsi? Guarda, non è il mio lavoro, nel senso che io faccio tutt'altro nella vita, però ripeto, sono a disposizione anche per una semplice chiacchierata e un confronto proprio di esperienza, poi tra l'altro, no? E di tecniche che possono essere, stasera ho fatto dei brevi accenni, ma c'è veramente certo, c'è un mondo, possiamo parlare per 20 giorni di seguito. Sì, io ovvio ho buttato là così degli input, perché comunque chi ha voglia l'ha già recepito, no? Gli arriva il seme. Esatto, bravo. Sono disponibile, certo che sì, al limite se tu senti che certe persone... preferisci che ti contattano a me, preferisci che scrivono a me, poi io ti passo il contatto? E io se posso molto volentieri, ma ripeto, anche semplicemente per un confronto, molto volentieri. Quello che posso fare io adesso comunque, al di là di questo, sto diventando una spiritual coach, quindi comunque che aiuta anche sotto altri fronti le persone che hanno dei disagi, delle paure, delle credenze e quant'altro, ma anche qui vedi, mentre studio queste cose facciamo le sessioni, perché poi tra di noi studenti ci facciamo le sessioni eccetera tra di noi per far pratica, perché abbiamo comunque tra virgolette gli insegnanti, dico tra virgolette perché non ci chiamiamo allievi insegnanti, perché è una famiglia quella che sì, certo che sì. E appunto facciamo queste sedute di coach e anche lì vedi, anche là ti fanno da specchio, perché fatalità siamo in tanti, perché è un corso abbastanza strutturato, è un'accademia comunque, e che spero di terminare adesso tra primavera, massimo estate, perché mi sono data questo obiettivo, ma sono piena di cose da fare, veramente il tempo è tiranno, ma ce la farò, ma ce la farò perché ho questo obiettivo che voglio aiutare, questa è la mia forza, questa è la mia forza, perché tante persone mi dicono: ma dove cavolo fai, come fai, vivi, hai una famiglia, vai in giro eccetera, ma come cavolo fai la forza di voler regalare un sorriso a qualcuno, perché qualcuno lo ha regalato a me, attenzione, perché qualcuno lo ha regalato a me, lo ripeto, qualcuno lo ha regalato a me, non posso dimenticarmi di questo, perché ho capito qual è la mia missione d'anima. Se fino a prima sapevo di averla questa missione, ma non l'ho voluta ascoltare, perché era troppo per me in quel momento, non avevo gli strumenti utili per fare questa scelta, ora ce li ho
e quindi questa è la mia forza. Per cui, per rispondere alla tua domanda, certo che sì, ci sono, per quello che posso, umilmente lo dico, per le conoscenze, per il mio sapere, per la mia esperienza, per la mia empatia, il mio intuito, e lo dico con cognizione di causa perché mi è stato detto, per cui non è che me lo dico da sola perché voglio vantarmi, sia ben chiaro. No, Non è ho capito questo. assolutamente, Sì. sono molto, anzi, vengo da credenze limitanti di non essere all'altezza, di non essere accettata, che portano alla malattia, attenzione. Ovvio. Voglio dire, La repressione porta a voglio queste dire cose. proprio apertamente, occhio a queste dinamiche, perché se non portano alla malattia comunque portano altri disagi non da poco, quindi non sottovalutiamo queste cose, ma lo dico col cuore veramente, per fare un dono alle persone che si riconoscono in questo. Datevi una mano, cioè veramente cominciate a porvi qualche domanda, ma non lo dovete fare perché lo dico io, perché la vostra vita lo merita, la vostra vita lo merita e voi lo meritate. Questo lo voglio dire perché me lo sento proprio, me lo sento di dirlo, me lo sento di dire come il regalo più bello che io potrei ricevere è sentirmi, ma in realtà mi arriva già, ma sentirmelo dire, questo mi rafforza ancora di più sulle mie convinzioni, perché ho aiutato senza volerlo, perché magari mi chiamano, mi conoscono le persone, eccetera. Non mi chiamano per una seduta, tra virgolette, o per l'aiuto in sé, mi chiamano per una chiacchierata, perché magari è un rapporto di amicizia, no? Per cui con un rapporto di amicizia è un po' più difficile, perché hai dei... Certo, non vuoi far sapere l'altra persona le tue perché hai cose. delle dinamiche che comunque è più difficile, no? Non hai una barriera... Sì. E comunque tante volte anche persone che non erano amiche, come dici tu, ma sono conoscenti, mettiamola così, mi sento veramente a volte arrivare dei messaggi, proprio quando magari mi metto in dubbio e dico, ma sono sicura che io sto facendo veramente quello che è giusto che... Guarda, fatalità, si torna al discorso di prima. Ma da lassù lo capitano e te lo mandano. In questo percorso di coach che sto facendo per diventare coach, spiritual life coach, tante volte sono andata in crisi e ho detto no, ma cioè, dai, è troppa roba, cioè dove vado, ma chi credo di essere per poter aiutare le persone in questo, cioè veramente mi sono, per cui dico, sto parlando veramente con umiltà, credete. Certo. E certe volte mi sono arenata da sola, cioè mi sono posta io i limiti, perché cioè dico, però anch'io sto continuando a lavorare su me stessa, perché è infinito. Ma fatalità, mi arrivano sempre i messaggi che poi ma perché comunque chiedo e dico, mi rivolgo anche al buon Dio da buona credente, perché la mia fede mi ha salvato anche, è stata un'ancora per me, e appunto dico infatti io ci sono, dimmi tu se questa è la via, dimmelo però, perché cioè non posso far tutto da sola. Beh, penso te lo stanno già dicendo, te lo fanno vedere giorno per giorno. Sì, però E dove non lo vedi te lo fanno arrivare quei messaggi. Non esci, non ne scappi. Cose mi stanno arrivando i segnali, So. forza di cose. Ma è questo che succede quando uno è connesso. Per quello io non capisco perché uno non vuole connettersi con se Te l'ho stesso. detto prima. Cioè, ma c'è un mondo lì, ma perché uno non cerca? Cioè, entri in un altro mondo che è una cosa spaziale. Lo Cioè, sappiamo noi perché siamo da quest'altra parte, però non sempre si è pronti. Se tu questi discorsi me li facevi 15 anni fa, io ti avrei risposto, Edward. No, non ti avrei detto niente di allucinante, però ti avrei detto sì, ok, belle parole, facile parlare, ma guarda che io sto bene così, cosa mi manca? Vado al lavoro, ho questo, ho una macchina, vado fuori a cena. È questa la vita che vuoi? Sei sicuro che questo sia? sì, un robottino. Sei sicuro che veramente Bene di consumo. questo sia ciò che vuoi, che ti rende felice? In realtà poi se vai a scavare non eri proprio così felice, perché lascia stare i problemi che hai, guarda solo se sei felice, lascia stare i problemi, quello è un step successivo. Ti fa felice vivere così? Sono scelte. Però se non hai, in quel momento non sei pronto, tu puoi fare, tu Edward, io Tiziana, qualsiasi persona che vuol comunque rendersi disponibile a questa connessione, a portare le persone, puoi fare tutto
quello che vuoi, ma non arriva, anzi forse peggiori, per cui tu il seme lo puoi mettere, però poi è la responsabilità dell'altro di coglierlo, e se non è pronto in quel momento, quel seme là comunque lì latente, prima o poi la vita porterà a farlo nascere. Ne sono convinta, per motivazioni varie e diverse, ma questo succede. Poi c'è anche chi nasce così, cioè nel senso dell'inconsapevole, nasce così e muore così, ma ci sta, voglio dire, non è che adesso per forza il mondo deve essere tutto al 100% connesso, ci sta anche che ci sia qualcuno che creda di star bene così, ma io non giudico, non rispetto, rispetto tutti, rispetto questo modo, però dico si perdono la meraviglia. La meraviglia della vita. La meraviglia della vita, ma la meraviglia di amarsi, Edward, perché ho scoperto che noi non ci amiamo, non ci amiamo. Oddio, chi? Tutti? Anch'io non mi sono mai amata. Ma adesso però sì. Adesso mi adoro. Allora, vedi, ce lo chiamiamo, dico, ma insomma... Parti buie, certo. Ma non è così automatico, sai. Perché ti hanno fatto... La tristezza, tutte queste cose qua nascondono comunque delle cose di te che non accetti, ma che non ti ama. Perché? Allora, prova a immaginare, io non so se tua mamma, che era così brava come mi hai detto tu, perché mi permetto di dare questo aggettivo positivo. Sì. Ma ripeto, non c'è un bravo, un brutto. Sì. Nel senso che ti ha permesso sì, ok. Prova a pensare invece se vivi in una famiglia che ti ha, tra virgolette, castrato, che non ti ha mai detto ascolta quello che sei. Dura là. Guarda. Cresci con dei condizionamenti psicologici. Non è tanto lontana da te. Sì, no, e poi ferma, c'è una... Ma aspetta, e che non ti senti mai dire ti voglio bene? Come cresci tu? Ti ami? Forse no. E sai quanti siamo? Te lo sei mai chiesto? Per cui io credo che questo sia uno spunto per i genitori che sono in ascolto, che è bene che dicono ai loro figli quanto ci tengono loro, quanto li amano, quanto sono contenti che ci sono, quante felicità danno nella loro vita, no? Certo che sì. Però voglio anche mettere un messaggio positivo, perché i genitori sbagliano tante volte senza saperlo. Ovvio. L'amore di un genitore è veramente infinito, per cui se si commette, parlo per esperienza, se si commettono degli errori si commettono anche inconsapevolmente, quindi non è un giudizio il mio. Io non voglio giudicare nessuno, perché nessuno può giudicare l'altro, proprio perché ognuno ha la propria esperienza, la propria sensazione, la propria emozione, e tu non sei in grado, non puoi portare le scarpe di un altro, per cui non puoi giudicare. Però quello che voglio dire è: lancio un fiore, mettiamolo così, verso quelle situazioni in cui i genitori non sono stati capaci, perché non avevano gli strumenti utili, perché non li hanno avuti già da loro. Non è stata colpa dei genitori, ma perché non avevano la connessione, la consapevolezza di questi strumenti potenti, perché non li hanno probabilmente neanche loro avuti. Per cui voglio lanciare questo fiore a favore di questi genitori, perché comunque io torno sempre a me, perché mi piace essere concreta. Io ho 2 genitori e ho la fortuna, ringrazio tutti i giorni di averli ancora vivi, sono anziani ma ce li ho vivi, e proprio Natale, ma anche quando compio gli anni, regalo sempre io qualcosa a loro, perché da quando mi sono ammalata anni fa. Anche tu? Al tuo compleanno? Sì. No. Vabbè, siamo uguali, ho già capito. Pazzesco. Faccio una frase. Io, anche se non ci sono più, ogni anno gli dedico un lavoro, un qualcosa che faccio qua sul Pipe o in radio, un qualcosa come riconoscimento per la vita che mi hanno dato. Esatto, ma non solo. Io li ho ringraziati, e l'ho fatto proprio a Natale. Li ho ringraziati perché, nonostante ad esempio non abbia mai sentito ti voglio bene da loro, a parte che me l'hanno dimostrato in praticità, sì. Però sai, ne hai bisogno, sì. Ne hai bisogno, un ti voglio bene non dico tutti i giorni, okay. Ma ti voglio bene, un abbraccio, una carezza per me sono fondamentali.
E ringrazio comunque perché, vedi, anche qui torna il grazie su una ferita, ed è tanto questo. Come ho ringraziato la malattia, ringrazio i miei genitori per quello che mi hanno dato, la vita in primis, per quello che mi hanno dato, ma anche e soprattutto per quello che non mi hanno dato, perché è grazie a loro che sono quella che sono oggi. Ovvio. Se io non avessi avuto questa difficoltà, certo mi è costata fatica, sudore, probabilmente anche un percorso di malattia è legato a tante dinamiche che ho avuto, però se io non avessi avuto questo percorso, oggi non sarei qui a parlare di queste cose. Oggi probabilmente perché la sfera magica non ce l'ho, oggi probabilmente non avrei capito qual è la mia missione nella mia vita, e quindi a chi devo dire grazie? A loro. Devo dire grazie a loro, poi a me stessa, ma a loro che mi hanno permesso di essere quella che sono. Ho fatto un giro lungo, largo, contorto, doloroso, ma bellissimo alla fine. Per cui quello che voglio dire stasera è: lo so che richiede, a volte è faticoso mettersi in connessione con se stessi perché richiede costanza, eccetera, eccetera. Però chiedetevi, vibrare tutti i giorni, ma lo chiedo a voi perché me lo sono già chiesta, vibrare tutti i giorni su vibrazioni negative che possono essere tristezza, dolore, rabbia, delusione, frustrazione, e chi più ha più ne metta. Non è faticoso? Vivere tutti i santi giorni con questi sentimenti dentro non è faticoso? E per di più vibriamo a energie, e non lo dico io ma anche qui ci sono studi, vibriamo a frequenze bassissime, per cui alla lunga, ripeto, non lo dico io ma è appurato che è così, alla lunga portano qualcosa di più grave, che può essere la malattia o comunque qualche altra cosa che non è sicuramente piacevole da ricevere. Per cui dico, proviamoci, vibriamo alti, cantiamo alla mattina, facciamoci un sorriso. Non va bene niente, ok, non va bene niente, lo guardiamo un attimo di distacco, proviamo a vedere cosa possiamo fare, ci sono delle tecniche, degli esercizi eccetera, guardiamoci allo specchio e diciamocelo noi: ma mi voglio bene, santo Dio, c'ho il naso storto, ma chi se ne frega, sono bella così. Cioè, impariamo ad amarci, e soprattutto questo sforzo che facciamo sia uno sforzo non giudicante, perché ad esempio io sono una persona ipercritica, sono una persona che pretende molto da se stessa ma anche dagli altri, per carità, va bene, però quando entri in autogiudizio è un disastro. E quindi intanto non ti permette più di amarti, di volerti bene, perché c'è sempre qualcosa che non va. E dietro a questo autogiudizio c'è nascosto il bisogno di riconoscimento, di essere amato, che tra l'altro è e anche qui c'è uno studio apposito su questa cosa, che è una delle concause della malattia, soprattutto tumorale. Quindi per quello dico, sto sottolineando l'aspetto del volersi bene, nonostante tutto. Canta, balla, ridi, sì, lo so sì, che a sì, volte sì. in certe situazioni non ne hai voglia, ti costa fatica, ascoltati una musica che ti fa vibrare le corde piangi, è liberatorio, fa bene, porca miseria, stai meglio dopo. Cioè, non so come dirlo, però è una cosa, amati, perché sei qui per amore, sei nato per amore, e quindi amati. Rispettati, amati, la tua vita vale e vivila, non sopravvivere, vivila. Bellissima sta cosa qua, mamma mia, bello anche quello proprio che hai parlato dei tuoi genitori, molto bella anche quella. Io li ringrazio, veramente li ringrazio. C'è stato un periodo in cui ho fatto fatica a riconoscere questo, nel senso che, sai, vedi sempre il negativo, eccetera, però non potrei aver avuto genitori migliori di così. Bello, penso che sia il piacere che Non tanti saranno genitori in ascolto, vogliono ma lo essere. sanno tanto perché gliel'ho scritto, tanto che mio padre, che è uno molto rigido, impostato e quant'altro, quando ha letto la lettera
mi ha detto, ciao, proprio così perché parla in dialetto e mi ha 89 anni, per cui, e mi ha detto, Tiziana, ciao, beh, robe ciò ti ha scritti qua, ma veramente non pensavi mica che te fosse così. Io ho detto, hai pensato, vedi? Ma perché, vedi, anche qui, Sì. cioè, ma io una volta ci sarei rimasta male, non pensavi, cioè vuol dire, ma scusa, chi pensi che io e invece io Sì. ho visto il positivo in questo, hai capito? Certo. Perché io sono cambiata, mi sono trasformata. Certo. E soprattutto ho capito che lui ha capito. Ha capito che, e ho, tra virgolette, non devo perdonare niente, però ho capito che se hanno sbagliato, perché tutti i genitori sbagliano, Edward, cioè, per quanto bene Se no, non sarebbe un genitore. Esatto, il maestro non è nato nessuno, No. tanto più in questa... E anche il maestro sempre da imparare. Esatto, soprattutto in questo, e quindi voglio sostenere proprio veramente in questo momento mi viene l'immagine di un tappeto di rose verso i genitori, proprio per dare fiducia e speranza che possono veramente fare molto, dipende solo da loro. Secondo me anche i figli proprio dovrebbero, secondo me vorrebbero anche a loro volta dare un riconoscimento ai genitori proprio per dire grazie di essermi al mondo, grazie per darmi da mangiare, da dormire, da vestirmi, da tante cose, perché niente è scontato. Tante volte si dimentica di dire grazie. C'era adesso non so se era un saggio, se chi fosse in questo momento non riesco a ricordare il nome, che però ha detto una cosa sulla quale ho sempre riflettuto. Noi abbiamo genitori che scegliamo. Io ho sempre pensato questo, che noi scegliamo quello che vogliamo vivere in questa vita. Noi scegliamo i nostri genitori, è inverosimile perché tu dici ma come facciamo, ce ne veniamo dopo, eppure è così, a livello cosmico, chiamiamola così, noi scegliamo i nostri genitori, se li abbiamo scelti, se io Tiziano ho scelto i miei genitori così, vuol dire che qui dovevo arrivare e chissà dove ancora devo arrivare, perché Sì. io sono Sì, cammino, certo, tutti. certo, Per cui certo. dico veramente col cuore grazie papà e mamma. Sai, riflettendo a quello che, mamma mia quanto siamo, cioè, questa sera ci siamo accorti veramente che siamo uno specchio. Siamo fratelli. Sì, fratelli d'anima proprio, sì. Non commuoverti perché fai commuovere anche me, gli occhi Oh, va, tranquillo. Perché penso che certe energie, certe vibrazioni, quando ti toccano, e questo penso sia parte della nostra connessione. Sì, Tu guarda, cioè, per dire i miei genitori, in vita, sai, ognuno ha il suo carattere, avevamo tutti caratteri forti, cioè, io ho un fratello, cioè, siamo due figli, da stesse mamma e papà, e in quattro caratteri, cioè, molto difficoltosi a stare. Quando andavamo a mangiare delle volte andavamo in 4 macchine perché era già tanto che si arrivava a fine pranzo, per cui però ognuno ci si rispettava, eccetera. Da quando non ci sono più, io ho un rapporto bellissimo con loro, è una cosa stranissima, però io non e per ringraziarli per tutto quello che ho avuto in vita, che mi hanno donato, dalla vita stessa, tutto il resto, diciamo, ho deciso proprio di portare avanti quello che loro hanno creato, capito? Dal Piper, dal locale alla radio, perché loro erano artisti e loro hanno messo la loro anima e cuore e vita in quello che hanno fatto, per cui diciamo io non ci ho pensato 2 volte a voler portare avanti questo, nonostante che io ci metto di continuo tutto quello che mi entra per mantenerlo, perché alla fine uno dice gioisco di questo, vendo dei soldi, robe. No, per me è proprio è un impegno in tutti i sensi, dall'impegno fisico, mentale, monetario, tutto, però è come una forma di ringraziamento proprio per quello che mi hanno donato e che mi hanno cresciuto ad essere che sono oggi, perché senza di loro io non sarei così. Per cui in tutto per tutto. Ritorno, no? Noi i genitori che abbiamo li abbiamo cercati. Sì. Li abbiamo cercati e soprattutto anche se ci sentiamo di essere stati tra virgolette privati di qualcosa, proprio quella privazione ci ha permesso di essere chi siamo ora. Forse più di quello che abbiamo ricevuto di non privazione. Sì. Dobbiamo
essere comunque grati di questo. Certo, E sempre. ripeto, la gratitudine è l'arma più potente che abbiamo per noi stessi e per attirare gratitudine dall'universo. Ma pensa a te, la gratitudine. La gratitudine è fondamentale, ecco perché l'esercizio dei grazie. Mm. Ecco perché io ringrazio tutte le mattine Sì, no, inconsciamente ma veramente proprio. a livello energetico c'è una vibrazione di ritorno, ma quando dici grazie devi sentire l'emozione. Io insisto su questa cosa perché le emozioni sono il punto fondamentale non solo per conoscere noi stessi, ma perché veramente aprono un mondo Sì, di cose. aprono altre energie, altri chakra, Sì, altre cose, cioè- si va oltre, sì. Comunque ho capito, cioè deve venire una cosa dal cuore, da dentro, non può essere un rito e basta, deve essere un qualcosa di sentito, cioè che viene proprio sentito da dentro, certo. E soprattutto Non ha stesse vibrazioni, esatto, sì, sì, sì. Anyway, comunque tornando al punto di prima, se uno avesse dei problemi di come hai detto te, queste cose su malattie eccetera, per cui diciamo entrano in contatto con me, poi io ecco, per cui voi sapete qualsiasi cosa che volete chiedere appunto alla Tiziana, avete sentito cosa ha parlato, cosa ha detto, tutto quanto eccetera stasera, mi scrivete o mi contattate e dopo io sento lei e vi metto in contatto, ecco, per cui sappiate che questo è fattibile, perché dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro, perché oggi il problema potreste averlo voi e domani potrebbe averlo un'altra persona che conoscete voi, per cui quello che arriva a uno può arrivare anche un altro e aiutandosi ci si scambia diciamo l'energia e la consapevolezza di come superare i problemi ed insieme si diventa più forti e più consapevoli, no? Più o meno Sì. questo anche discorso. sì, e soprattutto quando riesci comunque a vedere luce nel tunnel ti senti anche più forte, e quando ti senti più forte hai l'energia sufficiente per affrontare tutto. Io ho una domanda da farti L'ultima. a bruciapelo. Cosa ne diresti di fare visto che abbiamo la sala, di fare tipo un parlato, una conferenza, un convegno, chiamalo col nome che vuoi, a beneficio delle persone che vogliono venire ad ascoltarti? Ti farebbe piacere? Ma tu credi che io sia all'altezza di fare una cosa così importante? Allora, se aspetti che uno crede di esserlo, non lo sarà mai. Ma l'ho buttata lì apposta perché ho parlato fino adesso di me e poi... No, allora sì, io mi rendo disponibile per quello che posso, per quello che posso dare, per quello che so. Cioè io adesso non è che sono... Nessuno è nessuno. Non so, ma voglio far passare proprio il concetto che non mi reputo una esperta non sono una psicologa, non sono, cioè voglio che sia chiaro questo. Certo. Sono semplicemente una persona che con molta umiltà si è aperta a se stessa, con molta sofferenza, perché è stata la sofferenza il motivo per cui mi sono spinta in questo, e attraverso la sofferenza, la conoscenza di sé, la fatica, il dolore, la speranza, la fiducia, perché vedi come le energie negative poi si trasformano in positive, si può fare. E quindi io adesso mi sto formando, mi sono formata, ho già finito il percorso, quello che ti dicevo del master oncologico, però adesso mi sto formando proprio a 360 gradi su altri fronti, che poi comunque le dinamiche sono sempre le stesse, gira, rimescola, sono sempre quelle. E molto volentieri posso farlo, accetto il tuo invito quando sarà, ma con molta umiltà, cioè ci tengo, Certo. perché non voglio essere investita Certo. di cosa che non mi appartiene. Io non Ma sono, no, tanto no, che no. mi ha detto sta cosa, io non volevo neanche parlare delle mie, cioè è venuto perché vabbè, sono andata a ruota Ma è libera. giusto che ognuno Non di volevo noi, neanche tra virgolette, Sì, no, l'ho tirato perché fuori io. perché non sono qui per questo, Sì, sono qui per sì, dare il mio contributo sì, di esperienza. sì, Quindi, capito. No, però io dico una cosa, se uno ha una conoscenza, ha un qualcosa dentro che gli è arrivata, perché in qualche modo dall'alto vedono e ce lo fa arrivare,
è importante anche che noi lo divulghiamo anche a chi ne ha bisogno, perché se uno arriva ad ascoltarti vuol dire che ne ha bisogno, se no non è che arriva così perché non sa come passare la giornata. Le persone che mi arrivano in cerca di aiuto arrivano a me perché comunque hanno esperienze simili, ma Esatto. infatti, la mia coach, quella che ci sta insegnando e formando nell'accademia, ci dice sempre, perché certe volte gli diciamo sì, ma chissà se ci arriva questa persona, e lei ci dice sempre: ma di cosa vi preoccupate? Voi attirate le persone che hanno le difficoltà che avete avuto voi, e quindi sarete in grado, tra le conoscenze, le esperienze e la vostra unicità, perché ognuno poi si interfaccia in maniera diversa anche con le stesse conoscenze, cioè ha un proprio canale comunicativo, Certo. e proprio E cambia anche di volta in volta. Esatto, la stessa meditazione, perché ad esempio noi durante il coach facciamo le meditazioni anche di visualizzazione. Io le adatto perché vado sul sentire, sento cosa mi arriva e le adatto, ed è meraviglioso quello che esce dall'altra parte, perché quello che ti torna indietro, ma quello che torna anche a te, perché la bellezza di queste cose è che non solo dai, ma ricevi. Certo. Cioè, quello che ti torna indietro è alla pari. Infatti tante volte dici vabbè, ok, cioè è bello, cioè per quello che dico, apriamoci, ma veramente lo dico a cuore aperto, apriamoci questa infinita possibilità di capire qualcosa di più di noi, non importa quanto, non entriamo nel giudizio giusto o sbagliato, cominciamo, crediamo in questo, perché veramente di essere veramente felici. Anche perché al di là del condizionamento, l'indottrinamento eccetera, comunque sia, noi siamo tutti scintille di vita, certo. siamo tutti parte del stesso Siamo luce. macrocosmo, siamo luce, siamo parti di Dio, per cui siamo tutti allo stato puro, siamo tutti uguali, per cui bisogna aiutarsi anche chi si è un po' smarrito, chi si è perso, chi si è inciampato, Chi ha voglia, Certo, però anche se uno ha voglia, ma tu gli metti quel seme, Sì, prima ma ti o fermi. poi gli arriverà. Ti fermi lì però. Sempre. Perché non puoi aiutare No, non puoi andare oltre perché non è arrivato il suo momento. Esatto. Ma io una Tu volta non puoi avevo spingere la oltre. percezione che no, il mondo lo sai, se È vuole stesso essere salvato. concetto, come io dico, se siamo in tanti a risvegliarsi, in tanti Esatto. andiamo avanti, ma non è così. Purtroppo, cioè, ogni cosa ha il suo, Va bene, al suo quindi mi momento. inchino, namaste a questo. Namaste a te. Va bene. Ecco, per cui tu volevi. Io stasera avrei anche finito, perché Bene, dai, No? ok, sì, guarda, è stata una seratona molto bella, molto piena, molto riflessiva, molto, non so voi lì a casa, ma ok, non so se c'è ancora qualcuno sveglio o no, però sì, no, troppo non è mai, la conoscenza non è mai troppa, no, però è impegnativo da ascoltare, no? allora, io dico, se uno ascolta questo tipo di programma vuol dire che è già ricettivo, cioè se no uno non ascolta, come te, tu hai iniziato ascoltandolo, però sei qua che parli, per cui uno è già in quello stato mentale, se no non sarebbe qui ad ascoltare, gli altri avrebbero già girato canale o hanno già girato canale, per cui questo programma è dedicato a chi vuole andare avanti con la propria consapevolezza, riflessione, punti di ispirazione eccetera, per cui c'è sete di conoscenza, perché non finisci mai di conoscere, anche tu, nonostante che sia una cosa, però lo stesso vai a imparare eccetera, perché non hai mai finito di imparare, per cui più conosci e più capisci che hai da imparare, cioè è una cosa bellissima, stimolante, cioè, diventa una passione infinita, cioè, è uno stile di vita, Certo. è un qualcosa che va oltre, cioè, non c'è limite. Ma non riesci neanche a definirlo, cioè, No, qualsiasi esatto. cosa tu dica, Le parole non riescono ad essere all'altezza. No. che provi, quello che No, non ci sono parole che riescono a dare, però. No, non sembra cioè, per chi lo vive, sì, per chi non lo vive pensa che siamo dei pazzoi, dice normale, però va bene così, perché non tutti sarebbero anche pronti, perché alcuni gli creerebbero dei traumi risvegliarsi, perché dovrebbero cambiare così tante cose, cioè si perdono. Per quello ti dico, cioè chi è connesso vuol dire che già
un passo verso un volere apprendere qualcosa in più dalla vita, che le solite cose banali della quotidianità, diciamo, no? Io penso questo, ecco. Noi avevamo una canzone in programma questa sera. Sì, Ce la facciamo ancora o no? certo che sì. Allora, praticamente, ti ricordi il titolo? Il titolo, Io ho scritto le frasi, eccetera, ma non ho scritto. Che te l'ho trovata, ma Scusatemi. vado in cerca, porta Sì. pazienza. È una canzone molto interessante perché è cantata da un'accademia artistica, se non sbaglio un'accademia di belle arti, in cui c'è un ragazzino, che canta e spiega le cose meglio di un adulto. E questa è la cosa. Mannarino, il titolo però Alessandro Mannarino si no, chiama. però non vedono il link. Sì, non- dopo sì, ecco. Il titolo non me lo Ecco, ricordo più. a fine del... Allora, Grazie, mi stai facendo fare. tranquilla. Allora, chi è in ascolto in FM, in streaming o sulla app, adesso andremo ad ascoltare la canzone e si sentirà la canzone. Ecco. Se invece chi è in diretta visiva su YouTube, Facebook, eccetera, ecco, non riuscirà a vedere il video per motivi di copyright, non riusciamo a trasmetterlo, se no ci bloccano il programma, per cui a fine programma metteremo il link dove andare ad ascoltare questa canzone, questo video. Il titolo è Vivere la vita, Sì, il titolo è Vivere la vita Alessandro Mannarino. di Alessandro Mannarino. Allora adesso vi leggo un paio di frasi e poi dopo lo andremo tutte e due ad ascoltare. Adesso vivi perché non avrai niente di meglio da fare finché non sarai morto. Non serve commentare. Esatto. Vivi però. Esatto, non solo esistere. Vivere la vita è come fare un grosso girotondo. C'è un momento in cui sei su e quello di cadere giù nel fondo. Sì, la vita è questa. Non illudiamoci che sia sempre discesa, perché per avere le discese ci sono le salite, così come per avere le salite ci sono le discese. Giusto. Con le scarpe nuove puoi cambiare strada e cambiando strada puoi cambiare idea e con le idee puoi cambiare il mondo, ma il mondo non cambia spesso e la vera rivoluzione sarà cambiare te stesso. Racchiude un po' quello che abbiamo detto, no? Sì, molto. Non a caso mi è venuta questa canzone. Sì, è una canzone comunque che ha consigliato la Tiziana proprio dopo una attenta ricerca. È una ballata. Sì. Per me è una ballata. Certo che sì. Eccoti sul letto che non ti vuoi più alzare, che ti lamenti dei governi e della crisi generale. Cioè, nel senso, sta seduti sul divano, lamentarsi e non fare nulla per cambiare. Più o meno questo è il concetto. E la parte finale è quella più bella. Posso dirti una cosa da bambino? Sorridi, respira forte, sei vivo, cretino. Abbiamo tutto, abbiamo la salute, abbiamo da mangiare, abbiamo un tetto sulla testa, abbiamo tutto, siamo vivi. E di cosa abbiamo da lamentarsi? Per cui questo bambino ha dato del cretino a chi si lamenta senza motivo di lamentarsi, ed è vero, perché non abbiamo motivo di lamentarsi, siamo vivi, abbiamo la salute, abbiamo quello che ci serve, cosa vogliamo di più? No? Certo che sì. Ecco. Ma credo che ogni commento, io veramente invito, ma non perché l'ho scelta io, ma perché tra l'altro è una canzone che non conoscevo, e nel cercare appunto una canzone che potesse rispecchiare un po' il mio sentire che ho espresso stasera e che abbiamo espresso insieme perché l'abbiamo condiviso, cercavo proprio una canzone che potesse essere così un po' riassunto, no? O comunque un valore aggiunto ancora di più a quello che ci siamo detti stasera. E anche qui vedi, la risposta è arrivata, perché non avevo un'idea, ne avevo qualche canzone, le avevo già
le avevo già così un po' individuate, ma questa francamente non l'avevo mai sentita. Come mi è arrivata? Mentre cercavo mi è apparsa. Lo so che sembra inverosimile, ma No, è a caso. niente. Mi è apparsa, ho detto chi è questo? Aspetta che guardo, perché mi è venuta fuori, ho guardato, vedi l'intuito, ho guardato e ho detto, ma porca miseria, vado giù, leggo, poi l'ho ascoltata musicalmente, secondo me i messaggi che lancia questa ballata canzone, chiamiamola come vogliamo, sono intensi, profondi, ma la musicalità che hanno messo in questo la rende talmente gioiosa, piena di vita e di speranza e di fiducia, che ho detto questo è il messaggio che voglio dare questo, per cui voglio portare questo, e quindi te l'ho proposta e anche tu mi hai detto che era perfetta. Certo. Se siamo fratelli siamo d'accordo. Quindi, Vedi la connessione con gli angeli, con questo, sì, quell'altro, quindi eccetera, veramente sesto senso. avete avuto la pazienza di ascoltare Sì. fino ad ora, fate quest'ultimo piccolo sforzo e ascoltate, se non riuscite stasera fatelo domani, perché veramente merita. Ecco, e adesso andiamo a ascoltarci Vivi la vita, e dopo, se avete piacere, ci scrivete quello che vi ha trasmesso anche a voi. Un buon ascolto. Bene, abbiamo ascoltato la canzone Vivere la vita, e è stato molto interessante, una cosa un po' diversa, un bambino che racconta un po' la storia della vita vista dai suoi occhi di ragazzino, che poi alla fine ha un senso molto più logico ancora degli adulti, però diciamo, ecco, è stato un video diverso dai soliti, e ringraziamo Tiziana appunto di averci Grazie a voi. proposto questo Grazie della video, ascolto. insomma, ecco. È stata una grande puntatona, molto interessante, piena di riflessioni, di punti di ispirazione, di tante cose. E comunque, da quello che ho capito io, non so voi, comunque ci terrei a avere anche i vostri commenti, i vostri scritti, per sapere anche cosa avete pensato voi, cosa vi ha trasmesso tutto questo, eccetera, perché ricordiamoci che il programma è nostro, di tutti, per cui siete benvenuti anche voi di venire e a portare le vostre conoscenze, le vostre riflessioni, quello che potete trasmettere, che possiamo trasmetterci l'un l'altro. Ecco, per cui sappiate, potete scrivermi, siete benvenuti. E Tiziana è anche disponibile ad aiutare le persone che hanno avuto o che hanno problemi con malattie o cose, eccetera, che hanno bisogno di una ricerca in se stessi, una parte, diciamo, spirituale da ampliare per risolvere, diciamo, le situazioni in essere, per cui potete scrivermi e io vi metto in contatto, e prossimamente, come gli abbiamo chiesto, faremo una puntata anche qua al Piper, in cui si parleranno proprio di queste cose, per cui chi di voi vuole venire può già scrivermi, che così vi metto in lista. E abbiamo una vita da vivere, abbiamo tanto da vivere e poco tempo, per cui dobbiamo darci una mossa. Ogni giorno passato non ritorna, dobbiamo muoverci, abbiamo tanto da fare, tanto da vivere, tanto da scoprire, tanto da imparare, tanta gioia che ci aspetta. Muoviamoci. Tanto da donare. Sì, tanto da donare e anche ricevere, tanto da ricevere, donare, è tutta un'energia che gira, che circola, e muoviamoci. Il tempo è poco, non sappiamo nemmeno quant'è, muoviamoci. Non perdiamoci d'animo e diamoci una mossa. Ecco, questo è molto importante. Il viaggio inizia da dentro di noi, il viaggio della nostra vita,
e per cui facciamo sì che questo viaggio terreno sia ricco proprio per noi stessi e rispetto verso la vita che ci ha fatto essere qua. Io vi ringrazio per esserci, per me è molto importante che voi ci siete, e vi aspettiamo mercoledì prossimo, sempre su Radio Piper 88.8 e 93.8 FM, nel resto del mondo sulla app Radio Piper o dal sito www.radiopiper.it, in diretta visiva YouTube Radio Piper e Facebook Radio Piper, ogni mercoledì alle 21, il nostro programma di tutti noi qua su Radio Piper. Sappiate che vi voglio bene e vi ringrazio per essere qui, perché niente è scontato, perché il tempo è un bene prezioso e se voi l'avete dedicato per ascoltare questo programma vi ringrazio proprio per il tempo che avete donato. E io vi saluto. Tiziana, volevi dire qualcosa anche tu? Intanto volevo ringraziare te in primis, ma volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno visto e ascoltato. Forse abbiamo un po' allungato i tempi stasera, ma non ce ne siamo resi conto, che chiediamo perdono per questo, però vi ringrazio veramente di cuore per l'ascolto. E se posso volevo salutare in un modo un po' diverso, un po' particolare. Certo. Mi è concesso? Certo che sì. Allora io volevo salutare te e tutti quanti con un messaggio veramente di speranza ed è in sanscrito. Ok. Io sono legata appunto a dei mantra in sanscrito perché comunque viene dalla mia meditazione eccetera, e questo lo dedico a tutti voi e noi, ma inclusa. Lo leggo e poi lo traduco ed è il mio saluto nel ringraziarvi per questa serata, ed è Loka Samasta Sukhino Bhavantu, che significa possano tutti gli esseri dell'universo essere felici. Questo è il mio augurio che faccio ad ognuno di voi di cuore. Grazie. Grazie, è stato un pensiero molto bello e anche quello che hai letto e hai detto è molto importante per ognuno di Viene dal noi. cuore, per cui è bello per questo. Come tutto quello che hai detto stasera, Certo che sì. è venuto dal cuore. Certo che sì. Bene, che queste parole possano risuonare in ognuno di noi e darci gioia, darci felicità per quello che abbiamo bisogno in noi stessi. E vi voglio bene. Grazie per esserci. Buonanotte a tutti. How did we get here? What coast away on a lonely shore? I can see in your eyes, dear. It's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This
send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. I hope our lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a